verso alte vette, altissime. E sto parlando di Roberta Faccani. Ciao tesoro, ciao carissimo. Grazie. Mi è molto divertito. Quello posso fare io. No, poi ho sentito un amore per te, Sì, un amore sì, positivo, è no? importante, Ho sentito è anche prima l'amico Franco Dani, questo amore È tutto meraviglioso, amore, dolce. tutto amore. Oh, io sono proprio sfortunata allora Perché? in amore. Perché il prossimo non è che parla tanto di amore Non parla d'amore? ben realizzato. Ah. Di una bella sola, direi, come si dice a Roma. È meglio, dobbiamo variare. La trasmissione è talmente varia e per cui Ma è sì. giusto che noi ascoltiamo questa canzone Che dal ho titolo. scritto pensando alle donne che sono ogni tanto fregate da qualche amore che non va tanto E bene. quindi Si ti hanno chiama lasciato Sola. Sola. Sì. Roberta Faccani. Oggi che parlo di noi, ne avrei di cose da dire, ma quei ricordi oramai sono lì da buttare. Ho ancora addosso, non sai, tutto il rancore del mondo. Ma quel desiderio di te, il mio solo grande sbaglio, il mio solo grande abbaglio. Sola, ma come si fa? Sola, una volta di più. Sola, per capire che io ti ho dato davvero me stessa e tu non m'hai dato niente. Sola, in cattività, ancora sola, ma almeno non sbaglio più. Ora, sì, ora, forse è meglio se resto da sola. Oggi che giorno sarà? Un giorno troppo normale. Il desiderio non c'è, ma vorrei ricominciare. Sì, dovrei ricominciare. Sola, ma come si fa? Sola, una volta di più. Sola, per capire che io ti ho dato davvero me stessa e tu non m'hai dato niente. Sola, non ne posso più. Sola, sola, dov'è la felicità? Ma che botta che ho preso! Sola, sola, sola. Sola, sola, sola. Ora, ma com'è dura innamorarsi ancora. Roberta Faccani! Grazie. Una grande conquista di questa edizione di Grazie, Mille Daphne. Voci. Grazie infinite. Sei splendida, altro che sola, noi stiamo con te, siamo con te perché sei bravissima. Una grande compagnia, una grande famiglia. Grazie. Grazie. Grazie a voi, Mille Voci. Grazie Roberta.
Ora ho una sorpresina per te. Mettiamoci vicino alla band perché vorrei che tu avessi una buona visuale del nostro schermo. Ah, perché? No? E anche i telespettatori voglio che vedano bene, ma soprattutto tu e i nostri amici, perché Cioè, perché? Che succede? ricordi quella sera che ti dissi, ma Gabriele, andiamo insieme a teatro? Ah, sì, Eh? è solo che ero impegnato quella Tu sera. eri capito? impegnato, io però poi a teatro ci sono stata davvero. Beh, hai fatto bene. Ah, Non c'è- E non c'è niente- guarda chi ho incontrato e cosa ti sei perso. Eccomi qua, questa volta in veste di inviata speciale. Ho una grande sorpresa per tutto il pubblico di Mille Voci e per tutti gli amici che ci seguono. Sono venuta a trovare un grande artista, un amico di Mille Voci. Venite con me e scopriamo un po' chi è. Avanti. È permesso! Eccolo! Ci intrufoliamo nei camerini mentre il nostro Martufello si prepara per la prima di uno spettacolo teatrale, perché voi dovete sapere che L'imbianchino. lui è un artista poliedrico ed è stato così gentile da voler salutare tutto il pubblico di Mille Voci proprio in un'occasione così importante. Come stai, Maurizio? Bene, molto bene. Se deve andare peggio è meglio che rimane a così. Ecco, Bene. appunto, Mille ricordatevelo. voci. Voci. Le voci, no, mille voci. E qui siamo al Teatro Roma, dove stiamo per fare l'imbianchino, che è una commedia che poi riporteremo in giro il prossimo anno, da partire dalla prima settimana di febbraio fino a maggio in tutta l'Italia. Come Quindi già. seguitelo, cercate Martufello che in giro per l'Italia vi divertirà con questo spettacolo. Bene, sono contento che siate venuti qua, perché con Matte, con Gianni Turco, capito? Nel senso che vuole che presento io questa trasmissione, ma lui non capisce che non sono capace di presentare, no? Non la capisce. E allora gli è capitato Gabriele Marconi, peggio di così non si poteva andare, insomma. No, scherzo. Secondo me però deve insistere, perché No, un Mille Voci no, presentati da Martufello ma sarebbe... Ma Gabriele è il personaggio adatto, veramente, non lo dico perché siamo molto amici con Gabriele, quindi va bene così. Allora, salutiamo Gabriele che ci sta Ciao. guardando in studio, Ciao. perché questa sera gli ho fatto questo scherzetto di venire da fatto sola bene, hai fatto a bene. intervistarti, però una piccola chicchetta per il pubblico di Mille Voci, una delle tue, no? Che vi posso dire? Che quello che rientra a casa di corsa, chiama la moglie, cara, esci fuori che si sta a bruciare la casa. E una voce dall'armadio, salvati i mobili. Questa Beh, con Martufello è sempre una garanzia, perché c'è sempre da divertirsi, quindi... ma speriamo almeno, no? Il divertimento, Martufello, ridere è bello, ecco. La tua carriera lo dimostra, perché voglio dire, io adesso non voglio sparare le cifre, però insomma... Quest'anno a luglio sono 46 anni, quindi... Oh, quindi facciamo tantissimi auguri a Martufello 46 per la anni di sua carriera, lunga carriera e siamo- splendida carriera, quindi non avete bisogno che io vi dica che sono vicino a una persona che ha fatto la storia dello spettacolo Poi in Italia. In questo spettacolo sto in buona compagnia, c'è Manuela Villa, Nadia Rinaldi, quindi... Quindi ti circondi sempre di belle donne. Belle e brave donne, poi c'è anche il discorso dei Sanni, la produzione nuova, perché esco dal bagaglino e affronto un altro discorso, nel senso, prima il bagaglino si fa a novembre, poi da febbraio rifacciamo questa produzione. Quindi Martufello è sempre pieno di sorprese, di impegni, quindi 46 anni di carriera e non sentirli, perché continua ad ammirare Certo. e ammaliare il suo pubblico. Noi lo ringraziamo tantissimo, Grazie a voi. soprattutto per averci dedicato Ciao, questo Mille spazio. Voci, buona fortuna a tutti voi, di più Ninzo, ciao! Grande Martufello. Hai visto? Però se mi avessi detto che andavi a vedere proprio Martufello, avrei disdetto ogni impegno. no? Mi sono divertita moltissimo, è stato un bellissimo spettacolo, così impari quando ti dico vieni con me a teatro È a che non mi seguirmi, fido mai dei non tuoi ti sei gusti fidato. teatrali. E vabbè. Allora seguimi invece Sì. adesso, vieni con me Dei perché... gusti musicali io invece mi fido, dei tuoi gusti musicali. Ecco.
Quindi Quando ti tu puoi... dici quello è un grande cantante, io ci credo. Fai bene, grazie. E adesso abbiamo un altro ospite, un ospite che siamo contenti di avere a Mille Voci. Lui è un autore e lo vorrei qui vicino a me, Nick Giancristofaro. Guadagniamo la scena così avrai anche la possibilità di parlare al microfono. Allora, abbiamo anche un tuo accompagnatore, un chitarrista che si chiama? Manuel Virtù. Bene, grazie Manuel. Nick è Grazie un a voi. cantautore che viene dall'Abruzzo Sì. e che canta delle canzoni che in qualche maniera sono un inno alla regione Abruzzo. Sì, in realtà mi sono chiesto cosa potevo fare per la mia regione e scrivendo canzoni la maniera più logica era appunto di cantarla, decantarla attraverso le note e le parole. Da dove vieni? Io vengo da un paesino della provincia di Chieti che è Crecchio. Però la canzone che, questo ci tengo a dirlo, è dedicata alla Costa dei Trabocchi e secondo me la parte più bella dell'Abruzzo, diciamo uno spot, diciamo così. Infatti si intitola così. Sì, si intitola proprio Sulla Costa dei Trabocchi, è proprio un gesto d'amore che dovevo e volevo fare da anni, diciamo. Beh, allora non Spero di non essere stato troppo serio, però. No, Io la trovo una cosa bellissima perché in Italia l'Italia è bellissima, Sì. noi la valorizziamo sempre troppo poco e invece credo che sia proprio una bella cosa che la musica possa sottolineare le bellezze di questa nostra Italia e l'Abruzzo è una di quelle bellezze perché è una regione splendida dove c'è il mare, la montagna, quindi ti ringraziamo anche noi per questo omaggio. A voi Nick Giancristofaro. Grazie. Al centro esatto in piedi sopra un trabocco, accarezzati dal dolce vento di scirocco. Frena l'auto e concediamoci una sosta tra i colori e gli odori di questo posto. Poi noi due, già me lo immagino, dopo avere sfidato rocce, sabbia e caldo, goderci un poco di sole sopra uno scoglio. Proprio lì c'è una caletta e la ferrovia. Quello è il luogo che ancora nutre la mia fantasia. Anche d'Annunzio qui si trova un naufrago. Ma che bello che il mare mi lascio sempre incantare. Come scrisse il Vate da questi ragni sul mare. Antica, aspra, dura, terra di tratturo. Di notte aumenta il tuo mistero. Al centro esatto, persi in mezzo al Mediterraneo. Noi dentro questa bellezza, sentirci estranei. Questa notte concediamoci una sosta qui per strada sulla costa dei Trabocchi.
bello che il mare, mi lascio sempre incantare. Come scrisse il Vate da questi ragni sul mare. Antica, aspra, dura, terra di Tranturo. Con le luci di notte aumenta il tuo mistero. Giancristofaro. Grazie. Grazie Nick. Grazie per Veramente questo momento bellissimo. poetico e anche per queste bellissime immagini. Grazie. È vero. Vero? È verissimo. Noi ci avviciniamo ai nostri ospiti, penso che vi state Chi divertendo. scegliamo? Chi sì. scegliamo? Chi scegliamo? Dai, è una serata, è una bella puntata questa di Mille Voci, come tutte le altre. E siamo arrivati al momento dell'ospite d'onore, perché Sì, possiamo sì, definirlo sì, l'ospite d'onore certamente. di questa edizione di Mille Voci, il nostro carissimo amico Michele! Eccoti qui! Eccomi qua. Ora, Michele, in questa edizione ci stai facendo sentire delle canzoni splendide. Mi sono dato da fare. Bravissimo. Qual è la canzone di questa puntata? La canzone di questa puntata è una canzone un po' ballereccia, però country fox. Ma io non posso rimanere a fare la coreografia, va bene, scherzavo. No, ma è un moderato, è una canzoncina che sì. È del tuo CD nuovo? Del mio CD nuovo, esatto. Bene, quindi di un CD ballabile che Certo, contiene tantissimi certo. brani che ho sentito, si Siamo possono... poi edizioni Caramba, se avete Edizioni bisogno. Caramba, certo. quindi Bene. il titolo della canzone, sì, ti dico già sì. La risposta è sì. Ah, sì? Sì. Appena dici il Però, titolo, io ti rispondo sulla anche- fiducia. no, sulla fiducia, di Falla al plurale. sì. Lui dire sì, a tutte e Cioè, due, a tutte e due. Ti Appena sarà mancherò. finita la trasmissione. Ti mancherò. Sì. È vero, è Ti Ti vero. mancherai. Michele! Lo so, è più facile andar via. Di notte col silenzio complice, senza nemmeno dire scusami, neanche una parola. E il cuore si è fermato qui, un paradiso senza angeli. Però la vita è fatta di attimi, non mi piango addosso, sognerò lo stesso. Ti mancherò, vedremo chi sta bene o ci muore un po'. Lo sai che cosa hai perso, lo sai o no? Ti mancherò. Non sarò certo
scuse e mazzi di bugie. In questo gioco senza regole, tu eri tutte le mie Americhe, il mio punto fermo. Amarti è stata una follia, sei come un ballo senza musica, anche se mi hai graffiato l'anima, non mi piango addosso, sognerò lo stesso. Ti mancherò, vedremo chi sta bene o ci muore un po'. Lo sai che cosa hai perso, lo sai o no? Ti mancherò, non sarò certo io che ti chiamerò. Io qualche stella ancora buona ce l'ho, la spenderò da solo. Cosa hai perso, lo sai o no? Ti mancherò, non sarò certo io che ti chiamerò. Io qualche stella ancora buona ce l'ho, la spenderò da solo. Michele! Grazie. Ti mancherò! Ho fatto comunque il mio show io dietro, mentre tu cantavi io ballavo, Ciao. perché le canzoni del nuovo disco di Michele sono veramente coinvolgenti. E adesso, a proposito di ballare, andiamo a un altro amico di Mille Voci, un cantante di night, quello che però faceva ballare i lenti. Prendili il microfono, Giorgio, e lui è stato già ospite qui in questa edizione di Mille Voci, ha ricordato quelle atmosfere, le atmosfere di quel ballo un po' così. Come si chiamava questa cosa tipo chic to chic, no? C'è mia moglie, scusa. Ok, scusami. Beh, tua No. moglie è la mia sarta. Allora va bene. Giochiamo in casa. Il nostro Giorgio è un cantante di quelli con la voce calda che ci canta quelle canzoni melodiche che tutti conosciamo. Passiamo da un ballo un pochino più movimentato a un ballo un po' più lento. Questa canzone io la vorrei dedicare a tutte quelle coppie, a quei mariti che quando ritornano a casa la sera sono un po' troppo seriosi, quindi sarebbe bene se ogni tanto facessero quello che dico io adesso. Cioè torni a casa e trovi tuo marito che ti fa... No. Balliamo! Ecco. Giorgio Comandè, balliamo! Grazie, grazie. Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vena di follie. Noi due, stretti stretti come tanto tempo fa.
guardo e più mi sembri una regina. Sei stupenda nel tuo abito da sera, così bella non t'avevo vista mai. Sei grande quando dici che somiglio a un incosciente, più grande quando ammetti che anche tu mi vuoi così. D'accordo, ho un carattere che è un po' particolare, eppure dimmi chi ti può capire più di me. Balliamo, sembra scritta per noi due questa canzone, è una storia che assomiglia al nostro amore, un amore mezzo pazzo come me. Na 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 na. Na 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 na. Balliamo, non vorrei che fosse l'ultima canzone, 3 minuti per convincerti che è amore. Dai, balliamo. Na na. Balliamo Grazie. un'atmosfera magica, grazie al nostro Giorgio Comandè. Oh, ma non c'era tua moglie? Ah, ecco. Giorgio, mi avvicino, ti accompagno e mi avvicino a voi ospiti di questa puntata, perché adesso è il momento di una piccola chicca. Allora, quando abbiamo registrato Mille Voci Romane, in quella occasione io ero accompagnata da un gruppo di attori, i Mattattori di Fontenuova, e uno di questi attori ha recitato una poesia in romanesco, una poesia di Trilussa, che noi abbiamo il piacere di riascoltare anche in questa edizione. Marcello Galletti! Cara Daphne, dobbiamo fare una precisione, che siamo stati, diciamo l'altra volta siamo stati molto criticati. Questa poesia è stata attribuita erroneamente a Trilussa. Questa è di Natale Polci. Natale Polci era un romano, anzi lui è nato a Giuliano, poi è vissuto a Roma. Era un tranviere e lui si dilettava in fare poesie romane. E la più famosa è proprio Il passero ferito. Lui è morto a Roma l'anno in cui io nascevo, nel 1950. Ah, quindi abbiamo anche svelato questo piccolo particolare. L'altra volta avevamo detto, qualcuno proprio si è detto, no, questo è di Renato Polci, scusate, ma va bene, anche noi siamo ignoranti. Ci siamo informati, certo. E quindi adesso siamo più istruiti. Certo. Ora, questa poesia, poiché Mille Voci è a diffusione nazionale e internazionale, adesso con calma, piano piano, cerchiamo di scandirla anche per quelli che non hanno la fortuna di conoscere questa lingua così cercherò di non speciale. farla in romano, in romanesco, cercherò un pochino di italianizzarla. Cerco di fare il possibile, però qualche cosa se scappa. Se scappa. Siamo romani. Marcello Galletti! Grazie. Era d'agosto, un povero uccelletto, ferito dalla fionda di un maschietto, sta indietro a riposare, con ala offesa, sulla finestra aperta di una chiesa.
dalle tendine del confessionale, il prete intese e vide l'animale. Ma dato che là fuori c'erano non so quanti peccatori, richiuse le tendine espressamente e continuò a confessare la gente. E mentre che tutta quella massa di persone era intenta all'orazione, senza guardare per niente l'uccelletto, un uomo lo prese e se lo mise in petto. Allora per tutta la chiesa si sentì un forte cinguettio, cip, 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 cip. E il prete, risentendo l'animale, lasciò il confessionale e poi, nero nero come la pece, salì sul pulpito e la fece: fratelli, per favore, chi ha l'uccello esca fuori dal tempio del Signore. L'uomini, tutti quanti in una volta, s'alzarono a andare verso la porta. Ma a quello sbaglio madornale il prete: fermi, gridò, che me sospresso è male. Statemi a sentì, tornate indietro. Qua, chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e la corona in mano, 100 donne s'alzarono piano piano. E mentre che lasciavano la casa del Signore, il prete rigridò: ho sbagliato ancora, rientrate, fiammate, io non volevo dire quel che pensate. Volevo dire, e torna a ripetere, che chi ha preso l'uccello deve uscire. Ma lo dico a voce chiara e stesa: a chi l'uccello l'abbia preso in chiesa. In quello stesso istante tutte le monache s'alzarono tutte quante e col viso pieno di rossore lasciarono la casa del Signore. Oh, Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi la grazia se potete, senza far rumore, dico piano piano, sorta chi adesso ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato si era appartata in un angolo del sagrato, sommessa mormorò col viso smorto: che te dicevo? E il prete se n'è accorto. Marcello Galletti! Grazie Marcello! Io rido Ho sentito più volte questa poesia, devo dire è una delle migliori interpretazioni che io abbia mai sentito veramente di questa poesia. Complimenti. Anche perché questa va interpretata. Va interpretata, infatti. Non va letta, questa, come tutte poi le poesie romane, vanno interpretate, non vanno solo lette. Certo. Grazie Marcello, Marcello. io rido tutte le volte che la sento questa cosa, quindi mi stavo facendo delle ricche risate. Bene, grazie a tutti i nostri ospiti, adesso puoi liberamente dire Che? delle cose carine, dai. Sì, su, vai. e adesso vorrei diciamo ascoltare una cantante che ha una bellissima voce. Di più. Stratosferica. Di più. E fate venire un'idea. Una cosa, cioè, una cosa che copro. sensuale. Sì, grazie. Ti risulta? Mi risulta, sì, così dicono. È come dire... Niente, vengono- non ci sono parole. Stavo dicendo penetrante come voce. No, come sì. voce dico. Vabbè, qui ci Lei è stiamo- una donna, è una magnifica donna. Io sto per presentare... Ah già, sei tu che adesso canti, Ma scusami. guarda, ma con chi mi non t'avevo tocca? proprio calcolato, perdonami. E che non è facilissimo non calcolarmi, perché io in questa edizione di Mille Voci mi sono proprio allargata, come si dice a Roma. A dire il Quindi vero, dico, pure io mi sto allargando un pochettino, però insomma cerchiamo di nascondi mantenere... con la cartellina. Sì, non suggerire Non al su- pubblico. Va bene, allora. Sei espansa. È espansa. Io mi sono espansa, sì, effettivamente. Pure io pure un po' Mi espansa. sono pure pure io. espansa, pure lui si è espansa. Vabbè. Hai fatto bene. Va bene, Ah, un po' di espansa grazie. va bene. Ed è colpa tua se adesso canto in portoghese, ricordiamolo. Colpa? Va bene, ok, è merito tuo. No, la colpa è la tua, il merito che riesco a cantare in portoghese è di tua moglie che mi ha dato lezioni di portoghese. Tu hai avuto questa malaugurata idea e mi hai fatto sudare, però credo che come al solito mi tocca dire Gianni Turco ci azzecca, capisci? Preparati per l'arabo. No, ma L'arabo. questa te la scordi. Beh, Per andiamo. me l'arabo è arabo. È arabo e rimarrà tale per Senti, cortesia. io prima do
come dire, accontentato. Sì. Ho cantato una canzone d'amore, no? Hai sentito? Sì. Insomma, eppure tu dovresti adesso cantare una canzone d'amore. Assolutamente. Sì? Guarda, E come si intitola? ti guardo mentre dico questa cosa romantica. Sì. Como è grande, oh mio amor, por você. Io mi sono commosso talmente tanto che mi muovo pure. Oltre a Ti sei commuovermi. mosso. Sì. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem mais estrelas, nem mesmo o mar é o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Grazie, grazie e grazie di aver avuto quest'idea, perché questa canzone di Roberto Carlos è bellissima. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata. Gabriele, dove sei? Sì, eccomi qua. Si è Andiamo talmente avanti, sì. emozionato che... Ma io stavo di là. Ah, eccoti qua. Si vede che... La lacrimuccia? Si vede la lacrima? No, non si vede, ma non importa, facciamo finta. Vabbè. No, che non ci riesco diciamo a emozionarmi da questo punto di vista, però quando canti te mi prende a volte una malinconia, guarda. È Una vero, malinconia, è vero, anche perché perché- dico, potessi cantare come lei, capito per quale motivo? Appunto, dopo averti sentito poi cantare questa sera, vabbè. io faccio la cantante e tu fai il comico, rimaniamo Sì, così. ognuno il suo, certo, in effetti è meglio. Va bene, sì, perché ora però abbiamo un cantante che anzi è un cantautore, lui si chiama Giuseppe Giuffrida. Vieni Giuseppe! Prego, in mezzo a noi. Buonasera. Il nostro Giuseppe canta una canzone... Naviga e vola.
Un po' navighi e un po' voli. Voli perché questa passione per la nave o per l'aereo? Che è? No, è una canzone che praticamente racconta un po' quello che uno dovrebbe fare nella vita e di non lasciar perdere i propri sogni, di realizzarli in qualche maniera. È vero, è un bel incoraggiamento. bel messaggio Non bisogna lasciar correre i propri sogni, ma bisogna fare in modo di tirarli fuori dal cassetto e di cercare di realizzarli. E Gianni Turco avrà capito il riferimento rispetto ai sogni nel cassetto, perché i miei devo dire che li ha realizzati, quindi spero riesca ad aiutare anche te a realizzare i tuoi con questa partecipazione a Mille Voci. Un ringraziamento a tutto il casting, a Gianni Turco, grazie mille per essere qui a partecipare a questo programma. Grazie a te. Giuseppe Giuffrida! Grazie. Giuseppe Giuffrida! Grazie a te. E ora, dulcis in fundo, vado ad annunciare l'esibizione di una cantante. Lei ha una splendida voce, è anche una bella persona sia dentro che fuori, non a caso è un'amica. Io pregherei di avvicinarsi a Lorenza Bettarelli.
Eccola là. Sono curioso di sapere. No, il contatto favorisce sempre qualcosa di positivo. A proposito di contatto, qual è? No, non era spallata. No, ma non hai fatto nulla. Bene. Piuttosto, qual è il titolo della canzone che stai per presentare? Sì. Se telefonando. Ecco, questa è una canzone che dovrei cantare io, in quanto mi chiamo Marconi e sono per la comunicazione. Però è meglio che la canti tu, decisamente, con la tua voce, a ognuno il suo, come dicevo anche a Daphne. Splendida Lorenza Bettarelli! Grazie. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già Splendida la nostra Grazie. Lorenza Bettarelli, una voce fantastica. Confermo. Resta qui vicino a noi, anzi chiamiamo qui vicino a noi tutti gli ospiti che si sono esibiti in questa puntata di Mille Voci, questa Mille Voci 2019, 15ª edizione. Ormai i nostri ospiti, gli affezionati, i telespettatori cantano tutti la nostra sigla! Via! Mille voci per cantare, mille voci
prossima puntata, grazie! Ciao, Grazie ciao. a tutti, ciao! Ecco il caffè. Ma che fai? E come che faccio? Gianni Turco mi ha detto che per la prossima edizione di 1000 voci devo mettermi al tuo servizio. Credo che Gianni Turco intendesse che la prossima edizione la presenteremo insieme. Insieme? Sì, è una collaborazione, una cosa reciproca. Ah, reciproca? Cioè, sì. io do una mano a te e tu dai una mano a me. Sì. Ah, sì? Una cosa insieme. Allora mamma e tu a far caffè, va. 1000 voci, tutt'altra musica. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te. Mille voci solo qui per te. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Bentrovati a tutti, bentrovati a questa 15ª edizione di Mille Voci. Questa 15ª edizione la presentiamo Gabriele Marconi ed io, ma questa sera sono sola perché Gabriele, per fortuna sua, ha un impegno artistico al quale non ha potuto rinunciare, quindi il nostro Gianni Turco ha detto va bene, Gabriele puoi andare perché in questo periodo in Italia non si lavora moltissimo né per gli artisti né per i cantanti, quindi poteva essere una buona occasione per lui e quindi questa puntata la presenterò io, ma non sarò sola, sarò in ottima compagnia e iniziamo da chi ha accompagnato tutte le puntate fin qui, la nostra Mille Voci Band. Zeo, i numeri primi, Cativa Arnà, Lorenza Bettarelli, Luca Sol Signorini, Roberta Faccani, Franco Dani, Domenico Bartolomeo, Irina Rozzarena, resto qui vicino alla band perché, come è capitato anche nel corso di altre puntate,
abbiamo deciso quest'anno di cogliere l'occasione al volo quando alcuni artisti vengono a trovarci e non possono poi tornare per impegni di lavoro. Allora noi abbiamo avuto nelle primissime puntate di questa edizione il piacere di ospitare la Little Tony Family, quindi Cristiana Ciacci con Angelo Petruccetti, che portano avanti le grandi canzoni del grande Little Tony, al quale facciamo un applauso. Un grande artista della musica italiana. E in quella occasione abbiamo registrato un contributo, quindi un'altra loro esibizione che vi presentiamo nel corso di questa puntata e con la quale apriamo, quindi occhio allo schermo, Bada Bambina! Vada bambina, già signorina sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto. Tutta la notte batto la testa per non pensare a te. A te che vivi nel mondo dei tuoi sogni. Tic-tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic-tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo sa se vorrò io. Vada bambina, già signorina sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto. Se gli occhi di un gatto vedo di notte, io leggo nel tuo cuore. Tu con l'amore ci stai giocando troppo. Tic-tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic-tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo sa se vorrò io. Tic-tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic-tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo sa se vorrò io. Tic-tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic-tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo sa se vorrò io. E visto che in questa puntata sono sola e non c'è Gabriele, io mi siedo qui vicino a voi per presentare oggi, in modo che così ci teniamo compagnia. Quindi ben trovate a tutti, grazie ancora di essere qui con noi. Iniziamo subito con loro che ho qui vicino a me. Loro sono gli Zeo, la Zeo Band. La Zeo Band sono un duo e vengono dal Belgio, quindi voi siete di Bruxelles, giusto? Quindi voi cantate in italiano all'estero. Sì. Venite Ok. con me. La canzone che ci presenterete in questa puntata è Cambia. Che sta per? Cambia, in effetti è una canzone un po' la tipica, se vuoi, è una canzone su tutto quello che è lo sballo dei giovani per l'alcol, le droghe, queste cose. Quindi è una canzone con un tema sociale tema anche sociale, importante. sì, in effetti, ecco, è un piccolo consiglio a questa gioventù che deve essere il nostro futuro e darci anche un bel futuro, aiutandolo chiaramente,
e che cerca queste vie di uscita tramite queste cose che proprio sconsigliamo al massimo. Ecco, per quello che è nata questa canzone, che si Quindi- intitola Cambia. Grazie per questo impegno. A voi la Zeo Band. Grazie.
Grazie. Zeo Band! Grazie. Ci avete coinvolto con questo sound. Ora io invece mi avvicino alla nostra orchestra perché, come vi dicevo all'inizio, noi, la Mille Voci Band è composta da tanti musicisti, ognuno con una loro carriera propria, e io ho qui un autore che è Florindo Cimei, che suona il violino e anche tanti altri strumenti qui a Mille Voci. Quindi Florindo, vieni vicino a me. Lo stacchetto a Florindo no, adesso questa la tieni, Turco, però voglio lo stacchetto per Florindo. Allora, adesso io richiamo Florindo e fate lo stacchetto. Allora, chiamiamo Florindo Cimei. Ma dico io, no? Allora, Florindo, tu sei un compositore. Compositore, autore, ho fatto tante cose. Suoni più di uno strumento perché ogni tanto vedo qualche movimento nella band. Ho fatto molte produzioni, sono il produttore ufficiale di Franco Di Donato, ho fatto anche tante tournée con Fiordaliso, con Rita Pavoni, sono stato con Norma Green, ho fatto un po' di giri nel mondo, in giro. Ti mancava l'esperienza di Mille Voci. Assolutamente. Adesso puoi mettere nel curriculum anche questa prestigiosa partecipazione alla Mille Voci Band in questa edizione di Mille Voci. Bene. Cosa ci canti? Un brano che ho scritto quando ero tanto giovane e chiaramente parla sempre delle cose che lasci e poi le guardi nel tuo viaggio della vita passare come se fosse un film davanti, e si intitola Il treno, appunto questo viaggio in treno che mi fa guardare dal finestrino tutto il mio mondo passato, magari anche quello futuro, però un po' di rimpianto, qualche cosa che magari Perché volevi fare. Certi treni comunque a volte li perdiamo, non Molti siamo dicono proprio che- capaci di cogliere le occasioni al già. volo nella vita. Molti però... dicono che il treno passa una volta sola, però alla mia stazione questo treno non si è fermato mai, guarda. Adesso siamo tutti sul treno di Mille Voci, quindi Adesso ascoltiamo con piacere il tuo treno. Grazie. Florindo Cimei. Grazie. È giorno e mi sveglio pian piano, mentre il treno che fischia, che corre veloce, mi porta lontano. E il cuore che batte e lo sento più forte da questa notte che aveva le stelle brillare lontano. Negli occhi il calore del vento, nei capelli il profumo di un mondo lontano e sfiorarti la mano. Una notte di sogno che sapeva di Oriente, mistero del cuore, ricordo soltanto una notte d'amore. Il tempo l'ho lasciato alle spalle e questo treno che corre non gli importa niente del mio mondo d'amore, un mondo di suoni e di dolci canzoni, di amori vissuti, di cuori perduti e poi ritrovati. Il mio mondo è un po' strano che mi porta a restare seduto in
l'amore e con esso me stesso, ed il fischio del treno che corre lontano non sa che ti amo. Ho lasciato l'amore. Il mio mondo è un po' strano che mi porta a restare seduto in silenzio a guardare di fuori il mondo passare. Ho lasciato l'amore e con esso me stesso, ed il fischio del treno che corre lontano non sa che ti amo. Ho lasciato l'amore. Ed il fischio del treno che corre lontano non sa che ti amo. Ed il fischio del treno che corre lontano non sa che ti amo. Grazie Florindo, grazie. Il treno va lontano e non sa che ti amo. Bella, grazie per questo contributo. E andiamo avanti. Oggi, in assenza di Gabriele Marconi, abbiamo però chi è che ci delizierà con un piccolo momento di cabaret. Non vi dico altro, con loro magari parliamo dopo. Intanto vi presento i numeri primi. Ehi boss, è molto che aspetti? No, sono arrivata ora. Come? Sono arrivato io ora e tu già eri qui? Sono arrivata ora. No, scusa capo, io non voglio insistere, ma io sono arrivato ora, no? Ti ho detto che è molto che aspetti qui e quindi proprio Tu l'argomentazione... sei proprio arrivato, eh? quello Mamma mia. Ciao ragazzi. Oh, ciao bello. Ciao Chicco. È tanto che aspettate? Ma no, siamo arrivati ora. No, veramente io sono arrivato ora, lei già era qui. Ma se tu sei qui da un'ora e tu già eri qui, tu da quant'è che aspetti? Sono arrivata ora. Ah, siete arrivati insieme. Più o meno. E io sono in ritardo di un'ora. Scusate. No, no, siamo tutti arrivati ora. Siamo tutti in ritardo di un'ora. Che coincidenza. È così solare. No, boss. Legale. Che cosa legale? Cosa? L'ora. Ah, ora basta. Come non basta un'ora? Basta pure mezz'ora. Piuttosto avete fatto quello che vi ho chiesto. Sì, boss. Certo, capo. Allora te, le pedinate er Duca. Sì. Duca, Duca, Duca. L'ho inventato io. Mi piace. Due imbecilli! Due imbecilli! Scusa capo, scusa. Ah, cosa hai scoperto del Duca? È uscito con sua moglie, le ha comprato dei fiori, sono andati in hotel e sono usciti dopo 2 ore. Quindi niente di strano. Se lo dici tu. Scusa, che c'è di strano? È uscito con sua moglie, le ha comprato dei fiori, sono andati in hotel e sono usciti dopo 2 ore. Quindi niente di strano. Oh, se lo dici te. Ma che c'è sta di strano? Oh, è uscito con sua moglie. Me lo fai chiedere da lui? Senti, fammi una cortesia, chiedi questa cosa prima che gli meno e lo gonfio. Io? Che cosa c'è di strano? Che è uscito con tua moglie. Ecco
quando andava presi i fiori? Vabbè, queste sono cose personali, dietele a casa, Piuttosto, la merce l'hai presa? No, Oh, come no? ho fatto tardi. Ma come hai fatto Questo è tardi? matto. Dove stavi? Ma che sta di? Oh. Ero qui, fuori al parcheggio e c'era la polizia. E tu che hai fatto? E che ho fatto? Ho fatto valere i miei diritti. Sì, e dov'eri? Capo, ho detto, ero qui fuori al parcheggio a far valere i miei diritti. E dov'eri? A ridagli, regà, quante volte volevo dire? Ero qui fuori al parcheggio a far valere i miei diritti. E dov'eri? Oh, regà, come devo far capire? Ero qui fuori al parcheggio a fare... Come dire? Devo fare spelling, P, apostrofo, A. Non ce l'ha l'apostrofo! E dov'eri, non dov'eri, senza apostrofo. Comunque, bando alle ciance, dov'è il resto della banda? Ah, è successo un casino, boss. Che cosa è successo? Hanno fatto una retata. Porca paletta, chi hanno preso? Il polpo, il saraco, il triglia e il pesce cane. Sì, è Capitan Findus. No, Capitan Findus, no! No, Capitan Findus non c'era. Ah, e dov'era? Ah, una gara di nuoto. Ha vinto? No, però è arrivato secondo. E chi ha vinto? Il tonno insuperabile. Ah, e adesso chi la fa la rapina? Capo, tranquillo, tocca trovare qualcuno forte. Chi è il meglio sulla piazza? Oh, ma c'è il Gazzosa. Il Gazzosa so bevuto. Aia, mandiamoci... E il cubano? Il cubano, dice. cubano. Ma due cretini, ve l'ho detto ieri che il cubano se lo so fumato. Eccolo, è il meglio, con questo non ti sbagli, capo. Vedemo che dice. Mannaci Tusi, no? Bravo, tu No, sì, ragazzi, tu sì no. No, che è successo a guarda che Tusi? tu sei Oh, non me la gagliardo, scherzi, Dice. È morto. È morto Tusi, no? Ma se l'ho visto ieri. Ho capito, stamattina ho letto l'articolo sul giornale, parlava chiaro. E che diceva? Grave incidente sulla Pontina. 5 morti, 6 contusi. Ma porca paletta. Va bene, ragazzi. Niente, bisogna staccarmi. Vorrà dire che per stavolta alla rapina tocca a noi. Va Vorrà bene, dire capo. che ci vediamo alle 3 al bar della Magliana. Ho capito, alle 3 è chiuso. Ah, come è chiuso, scusa? Fame ai 5. Vabbè, fammi alle 5. Ok, regà, allora è deciso. Alle 5 alla Magliana. I numeri primi! Oh, ecco qui. Allora abbiamo Gianluca Sinatra, Grazie, che grazie. è anche il coreografo di alcune delle Mi mie spoglio un po' esibizioni, delle mie così vesti. ti riconoscono. E poi abbiamo Roberta Piergotti in arte La Pierghi. E Roberto Del Prete in arte Gnogno. Mi faceva piacere spendere, Daphne, 2 parole su di te, su un po' tutta l'organizzazione. Innanzitutto conoscerti anche dietro le quinte è davvero un piacere, perché al di là della grande professionalità che comunque trapela davanti alla camera, che tutti i telespettatori hanno modo di vedere, pochi hanno magari la possibilità di conoscerti dietro le quinte. Sei una persona squisitissima con la quale è piacevole interagire, collaborare, sempre molto disponibile. Quindi un applauso alla grande Daphne. Grazie. E se mi permetti spendere 2 parole su di noi. Insomma. Prego. E noi siamo i numeri primi perché nei nostri settori ci sentiamo tutti dei numeri primi, perché il grande Gnogno, grandissima voce, un grandissimo cantante, la Piergi è praticamente una conduttrice, un po' tutto fare, o il management, è quella che ci mette in riga quando dobbiamo fare le prove e tutto. Ogni tanto sì. Io sono un po' quello simpatico del gruppo. Cioè quello che balla. È quello che balla, e quindi praticamente abbiamo deciso poco tempo fa, il 23 di marzo, quindi è davvero pochi mesi. Quest'anno abbiamo deciso praticamente di unirci e stiamo appunto già mettendo in scena uno spettacolo dal titolo Zapping, che parla proprio di televisione, e questo è un estratto del vostro spettacolo. Beh, complimenti, tanti auguri, speriamo che Mille Voci possa portarvi fortuna. E quindi grazie di essere stati con noi ai numeri primi. Grazie a voi. Grazie. Andiamo avanti con la musica internazionale. Aspettate, fermi, con l'internazionale è arrivato Cesare. Seguitemi, Cesare, vieni qui, perché ormai i nostri telespettatori e chi ci segue sa che Cesare è il cameriere di questa edizione di Mille Voci, viene da San Paolo, dal Brasile, e coccola i nostri ospiti. Diciamo qualcosa in italiano. In tutto questo periodo che stai qui in Italia, qualcosa abbiamo imparato di italiano? Buonasera. Buonasera.
Bellissima. Ecco, questa basta per tutti. Bellissima. Poi aspetta Cesare, scusa, perché tu hai l'arte di passare, io adesso sto presentando, però ti vorrei far presente che poi mi siedo lì. Se vuoi lasciare una cosetta anche lì, un bicchierino, no, tenetemi da parte qualcosina. Grazie, E regia, bravissimi. porta in regia. Ah, ecco, vedi chi è che si mette? Mettiti in fila, Turco. Questo Cesare Cicoccola, io dicevo Cesare viene da San Paolo dal Brasile, in Brasile si segue, molto seguita la nostra trasmissione, ma è seguita anche in altri paesi, in Europa, e lei viene proprio da un paese importante della nostra Europa, aggiungo nel bene e nel male, la Francia, e noi abbiamo qui Cathy Varnà. Abbiamo già avuto modo, vieni Cathy, di averla ospite qui a Mille Voci. Per fortuna lei, se io parlo lentamente in italiano, capisce, perché io non parlo francese, quindi chiudiamo qui la conversazione. No, dovete sapere, Cathy è una bravissima cantante, ha collaborato con tanti grandi della musica internazionale, ha vinto moltissimi premi e ha scelto Mille Voci per promuovere la sua musica. Cosa ci canti in questa puntata, Cathy? Il titolo della canzone. Il titolo della canzone Sì, è brava, così. Partir. No, aspetta, allora. Il titolo della canzone è? Partir. Partir. Sì. Così? Sì. Ok, allora lo dico io. Così. Cathy Varnà in Partir. Grazie. À trop vouloir aimer ses amours, à trop vouloir donner, nous apprend à souffrir toujours. Ouvrir son passé au grand jour, ouvrir ses années sur le temps, déchire souvenirs et discours. À trop vouloir offrir son retour, ses moindres désirs, fils de nous enseigne à partir. À trop embellir les faux jours, trop vouloir courir à genoux initie les désirs. Partir, trouver le lieu qui m'a vu naître un jour. Partir, sauter le feu de nos ancêtres amours. Je veux partir, ouvrir les yeux, se reconnaître tout. Partir, sans désaveu de tout son être toujours, de son être d'amour. Trop partager son bonheur, on se fait voler dans son cœur son âme, ses pleurs. À trop adorer les trompeurs, on se fait brûler sur nos peurs. Drame des rêveurs, des rêveurs. À trop épouser les rôdeurs, on se fait noyer aux vapeurs de flammes sans fleurs. À trop se livrer aux fureurs du corps affamé, on se meurt sous la lame du tueur, du tueur. Partir, trouver le lieu qui m'a vu naître un jour. Partir, sauter le feu de nos ancêtres amours. Je veux partir, ouvrir les yeux, se reconnaître pour
alimenter le feu de nos ancêtres amour. Je veux partir, ouvrir les yeux, se reconnaître tout. Partir sans désaveu de tout son être toujours. Je veux partir, trouver le lieu qui m'a vu naître un jour. Partir sans désaveu de tout son être toujours, de son être d'amour, de son être d'amour, de son être d'amour. Grazie, Cati Varnà. Cati, ci hai fatto ballare, grazie. Grazie di essere stata con noi in questa edizione di Mille Voci. Grazie mille. Grazie a te. E da un brano così energico, così scoppiettante, che ci ha fatto ballare e coinvolgere, passiamo a un brano più melodico e in qualche maniera anche un po' malinconico. A cantarcelo è Lorenza Bettarelli. Lorenza, grazie di essere con noi in questa edizione. Abbiamo avuto modo di ascoltarti in tante dei tuoi grandi successi. E in questa occasione, stavo dicendo, passiamo da una canzone molto ritmata a una canzone molto melodica, anche un po' malinconica, no? Perché ci richiama a una grandissima cantante, a una grandissima artista, che noi amiamo moltissimo. Che amiamo molto, che è Mia Martini. Quindi un omaggio a Mia Martini e a un grande autore, perché la canzone è anche di un grande autore. Califano. Sì. Ed è La nevicata del 56. Approfitto per salutare Gianni e Giseli, perché se sono qui è per loro, quindi grazie mille. A loro è dedicata da Lorenza Bettarelli La nevicata del 56. Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche. Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara, dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole, la notte era bella come eri tu, e c'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è, 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 che c'era posto pure per le favole, e un vetro che riluccica
lucida, tu mi dici di sì. L'hai più vista così, che tempi quelli. La nevicata del 56, Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Che tempi quelli. Lorenza Bettarelli. Ora la battuta su Roma che era tutta candida, pulita e lucida, giusto con la neve, perché se no per il resto non è né candida né pulita né lucida. Però grazie Lorenza per questo omaggio a Mia Martini. Ora andiamo avanti con un ospite che pensate è stato qui con noi a Mille Voci, io non c'ero, quindi comunque Gianni Turco lo conosce, ha partecipato a questa a un'edizione di Mille Voci nel 2006. Luca Sol Signorini. Ciao. Vabbè, dire che fai Blues Brothers, fai un po' Blues magari, Brothers era magari un po' scontata sì, come battuta, però un po'... 20 kg fa. 20 kg fa, hai ragione. Ero magro. Ma non si dicono queste cose. Ha ragione. Faccio un po' più fa. Guarda, riesce a far venire magra persino me, per cui non ti preoccupare, ci Infatti gli ho riuscirà detto, anche con gli ho te. detto prima di utilizzare qualche mezzo, insomma, a sfida. sua disposizione. Noi, quando i cantanti cantano in altre trasmissioni, usano quegli aggeggi elettronici per l'intonazione. Noi qui non ne abbiamo bisogno. Però se riuscite a stringerci un po' quello con va queste bene, telecamere, invece che la televisione inchiatta, facciamo che proviamo a stringerci un pochino. Guarda, Allora, proviamo a fare un miracolo. Diciamo così, finché c'è la salute, insomma. Turco, dai. La camera 3 mi dà solo lui dalla cinta in su. Allora, la camera 3. Camera dalla 3, cinta in su. fate Facciamo diciamo- l'esperimento in diretta. Guarda Fermo che la roba. 3. Bravo. Ci sta. In questo momento da 3 Ci a sta, 1 ci sta. tu diventerai la metà. Grazie. Ecco. 3, 2, 1, 1. proviamo. Plop. Va bene. Bene. Allora, dopo questo esperimento, Luca, sei stato qui nel 2006, tu sei un autore, un cantautore. Sì, esatto. Sì. Ho letto anche che hai vinto dei premi, hai composto... Ero venuto qua dopo che avevo vinto Voci Nuove, che era un concorso in Piemonte, era stato fatto lì dall'Associazione Artisti, e poi avevo fatto il premio Lunezia l'anno successivo, avevo vinto questo premio, insomma, nel 2008. Sì. Negli anni successivi, e adesso niente, mi ritrovo qua a presentare questo nuovo brano, insomma, questo singolo. Un nuovo singolo tuo di cui sei l'autore, il titolo? La luce e l'anestetico. La luce e l'anestetico. Sono proprio curiosa perché il titolo già incuriosisce. È più facile, diciamo, ascoltarla e farsi un'idea che spiegarla, perché è abbastanza evocativa, è fatta di immagini. Bene, allora la luce e l'anestetico, Luca Sol Signorini. Grazie. Bim bum bam, la palinca è mia, poi paracetamolo, non mi serve lo scolo. Ding dong dan, sveglia stasera sta, tu l'hai presa secca, eri bella e novella. Tim tum tam, mi attraversa la vita, c'è chi tira la sua riga, a me piace la e dico tic tic tac, adesso taccati al tram.
perché il buono ha ragione ed è finito in prigione. C'è buio pesto dentro la mia anima, io vedo cose che non sanno neanche mai. Sei la mia luce stroboscopica in questa vita cibernetica, ed ora resta l'anestetico che mi fa il mondo più simpatico. Nel mare a Bali c'è la plastica, ho il cuore in chirurgia estetica, e se non muoio diabetico, ti giuro resto psicopatico. Zim zum zam, cacciatore di rogne, quello più pulito, spaccia al tiramadonne. Dico tim tum tam, la parola è uno spam, digeriscono che la merda, non i falsi reclam. E dico bim bum bam, oggi mi sento star, invece al tuo cospetto solo Troia o Bump. E dico ding dong da, mi ritaglio una parte, nel mezzo della vita la mia selva fa sangue. C'è buio pesto dentro la mia anima, io vedo cose che non sanno neanche mai. Sei la mia luce stroboscopica in questa vita cibernetica, ed ora resta l'anestetico che mi fa il mondo più simpatico. Nel mare a Bali c'è la plastica, ho il cuore in chirurgia estetica, e se non muoio diabetico, ti giuro resto psicopatico. Sei la mia luce stroboscopica in questa vita cibernetica, ed ora resta l'anestetico che mi fa il mondo più simpatico. Nel mare Bali c'è la plastica, ho il cuore in chirurgia estetica, e se non muoio diabetico, ti giuro resto psicopatico. Luca Sol Signorini. Grazie. Grazie Luca, grazie di essere tornato a Mille Voci con la luce e l'anestetico. Bene, adesso è il momento di un'altra artista che è entrata a far parte ormai della famiglia di Mille Voci. L'avete già potuta ascoltare in tante puntate nel corso di questa edizione, e quindi io, con semplicità ma sempre con tanta emozione, vi presento Roberta Faccani. Roberta, allora abbiamo sentito delle tue esperienze passate, quindi Mattia Bazzar, il teatro, il CD Matrioska, quindi Sì. abbiamo avuto modo di parlare della tua carriera. E adesso che cosa bolle in pentola? L'estate che si avvicina con un nuovo spettacolo live, con una nuova produzione, una nuova band, quindi io sono molto contenta, molto emozionata perché si apre un nuovo ciclo. Bene, sono molto contenta, ti meriti ogni successo. E sono certa che voi mi porterete fortuna, visto che avete dato un nuovo battesimo, no? Quindi riparto da qui e sono molto felice. Ti ringrazio. Che cosa canti in questa puntata? Allora, un brano che ho scritto, guarda, è un brano che rappresenta un momento, un periodo dell'anima, che io auguro di provare a tutti, almeno una volta nella vita, quando hai la quiete, la serenità, uno stato di grazia. Con stato di grazia, Roberta Faccani. Grazie. Com'è bello qui, non pensavo mai, mi sento incantata e sorpresa, non ricordo più
che non ho in aria, come fossi sospesa, ma concreta così. Non sono stata mai, ma che pace c'è? Dondola le idee, ma rendo e mi viene da ridere, perché non chiedo di più, no, non chiedo. Uno stato di grazia dove c'è la speranza, dove c'è la pazienza e il coraggio di essere senza più dover fingere. Io vivo uno stato di grazia in cui l'ego si pente perché tutto ormai niente, oltre questo sentire, oltre questo capire, oltre come chiara ormai ogni mia realtà, davanti vedo tutti i miei limiti, occasioni che non ritornano, no. Ma ora finalmente perdono e non soffro più, non soffro. Vivo uno stato di grazia dove c'è la speranza, dove c'è la pazienza e il coraggio di essere senza più dover fingere. Io vivo uno stato di grazia in cui l'ego si pente perché tutto ormai niente, oltre questo sentire, oltre questo capire, oltre perché questo mio cuore ha trovato l'amore. Roberta Faccani. Grazie. Vieni Roberta, torna a sederti tra noi. E adesso io posso concedermi un tête-à-tête, perché Tête-à-tête? sono sola. No, Come sola. sei sola? No, Sì, sono manca- sola. L'abbiamo Meglio notato che manca Gabriele. Bravissimo, manca Gabriele, quindi adesso la presentazione la facciamo io e te, che siamo soli, si vede, no? Che siamo proprio io e te da soli. Facciamo finta, vieni qui Franco, avvicinati. Vuoi che mi avvicino Una di cosa- più per guardarci meglio negli occhi? Bravissimo, così. E quando mi ricapita? Ora, Franco Dani dovete sapere che è bello, ha fatto l'attore dei fotoromanzi, è bravo perché ha cantato, ha iniziato a cantare, ha vinto tantissimi premi, quindi
abbiamo la fortuna di averlo qui a Mille Voci, tu ci Guarda, accompagni. ti sto guardando intensamente. E adesso io mi sto confondendo, quindi non so più che dire se continuiamo No, che così. tu mi stai facendo... Perché se tu mi guardi così mi fai pensare al titolo della tua canzone, perché è proprio vero che gli uomini non sono tutti uguali, perché è vero che ci sono degli uomini che questa carineria che hai tu, a parte che non è che tutti gli uomini mi guardano così, parliamone. Vabbè, questa canzone Non siamo tutti uguali tratta proprio la violenza, contro la violenza sulle donne. È contro la violenza sulle donne, perché è vero che ci sono uomini che la tua carineria non l'hanno. Sì, ci sono uomini invece... che amano, stimano e rispettano la propria donna. Assolutamente. Ed altri purtroppo che violentano Che e non rispettano fanno le una proprie grande donne. Questo fatica. è molto brutto. È proprio il titolo stesso, Non siamo tutti uguali. Quindi, Quindi magari fossero tutti uguali a Franco Dani e invece, capisci? Non siamo tutti uguali. Vorrei ricordare sempre l'autore perché è importante, io dico sempre, ci scrivono le Assolutamente, canzoni, certo. fanno di tutto per farti felice con delle canzoni nuove. L'autore è Luigi Mosello e Lancioli. Di Mosello, facciamo la presentazione come alla hai fatto? Sanremo? Alla Sanremo, vado, brava, vado. dai, ecco. Di Mosello Lancioli, Franco Dani in Non siamo tutti uguali. Io la donna mia l'ho amata e la amo come se questo mondo non sarebbe uguale se lei non fosse qui a darmi i suoi consigli. Accoglierei perché di una vita a volte dura che ci porta via con sé. Io la donna mia la stimo per l'amore che mi dà. Non saprei nemmeno alzar la voce per quello che non va. Eppure a volte vedi due occhi tristi che si piangono anche l'anima per un uomo che non è. Non siamo tutti uguali e tu lo sai perché. Sul viso le mie mani ti sfiorano e fanno poesia. Non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. E li chiamano animali, anche se hanno un cuore vero, mentre qualche uomo duro non conosce neanche un fiore. La casa è un dolce nido e non può cambiare se si crede che da un pugno un amore nascerà. Non siamo tutti uguali e tu lo sai perché. La donna e il suo rispetto non sono solamente teorie, non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali e tanti come
come me, ci stanno proprio male, perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Franco grazie, Dani, grazie, sempre grazie, un'emozione, un grazie. piacere ascoltarti. Grazie. Grazie, Franco. io ritorno Grazie. al mio posto. Grazie, il microfono lo tengo io. Ora, bravo Franco, vedi? In questa edizione di Mille Voci devo dire che si è creato proprio un bel clima, perché stare insieme anche tra artisti aiuta a condividere anche, no, le emozioni, a sentirsi partecipi di quello che avviene qui in studio. Ora, ci sono artisti che, come vi ho detto anche poco fa, vengono da lontano, quindi non possiamo farli scappar via così dopo un'unica esibizione. E quindi io ho il piacere di richiamare qui vicino a me Cativa Arnà. Cati viene dalla Francia per partecipare a Mille Voci, quindi cerchiamo di sfruttare al meglio la sua presenza e la sua partecipazione. Prima abbiamo ascoltato un brano ballereccio, abbiamo ballato insieme a te. Adesso cosa ci canti? Com'è il titolo della tua canzone? Mia canzone, Noi eravamo due. Che bello! È buono? No, bravissima! Noi Grazie. eravamo due. Sì. Cativa Arnà! Grazie. Moi je rêve de m'enfuir vers d'autres matins, laisser mes souvenirs qui causent du chagrin. Tu t'accroches à ma vie, laisse-moi enfin l'avenir de mes nuits, tu me le dois bien. Oh, toi qui me fait tant souffrir, rends-moi la liberté. Nous étions deux, nous deux. Ce n'était qu'un jeu où celle qui te suit en habit de vie, c'est fini. Moi je rêve de courir sur d'autres chemins, et avant de mourir, le temps sur les mains, à l'instinct des envies, vers d'autres câlins, agrafés à la vie, à chaque lendemain. Oh, toi qui me fais tant souffrir, rends-moi la liberté. Nous étions deux, nous deux. Ce n'était qu'un jeu où celle qui te suit en habit de vie, c'est fini. Fini.
Grazie. Cattiva Arnà, grazie. È stato un piacere veramente grande averti qui con noi a Mille Voci. Grazie. Grazie. E da una cantante francese passiamo a un cantante nostro, italiano, di quelli che cantano la musica leggera italiana. Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne, tutto bene? Vero, tutto bene? Tu come stai? Benissimo. Una bellissima edizione di Mille Voci dove Vero. abbiamo avuto il piacere di averti ospite. Piacere Ci hai è tutto fatto mio. ascoltare tantissime belle canzoni di grandi autori della musica leggera, di grandi cantanti. Con cosa ti presenti qui stasera? Cosa Allora, ci fai stasera ascoltare? vorrei fare un omaggio ad un cantautore italiano che forse è stato un po', non dico dimenticato, ma insomma Poco valorizzato. poco valorizzato, e cioè Sergio Endrico, che ha scritto delle canzoni, diciamo così, Di alto livello, Con una canzone vincitrice di Sanremo, se non ricordo male, in coppia con Roberto Carlos. Canzone per te. Quindi, Domenico Bartolomeo in questo omaggio a Sergio Endrigo, canzone per te. Grazie. La festa appena incominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore, chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se a un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se a un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te.
Grazie, grazie a tutti. Grazie. Domenico Bartolomeo, grazie per questo ricordo, questo omaggio e questo momento magico e romantico. Adesso tocca a me. Prendo fiato perché è una canzone difficile, perché se vi dico chi l'ha scritta capirete che è difficile da cantare, perché lei canta delle canzoni con una voce splendida, quindi poi pensa che tutti possono cantare alla sua altezza e non è che stiamo proprio lì, però ho fatto del mio meglio per trovare la mia interpretazione di questa canzone scritta da una donna splendida che è Roberta Faccani. Faccani Tittarini hanno scritto questa canzone per me. E io, Tittarelli, scusami, ho detto Tittarini, è vero, ho sbagliato. Roberta Faccani e Giordano Tittarelli hanno scritto questo. Ho sbagliato di nuovo? Era giusto, è sbagliato scritto lì, per quello, hai visto? Allora, hanno scritto questa canzone per me, una canzone che quando l'ho ascoltata mi ha colpito subito perché parla di quell'amore che a volte si fa fatica a sperimentare all'interno di quei rapporti di coppia che sono duraturi, perché la quotidianità a volte è difficile, mette a dura prova i rapporti e si ha la sensazione che questo amore un po' viene e un po' va. Ma c'è una frase nella canzone che mi piace molto perché è riscoprirsi più forti nella quotidianità, proprio nella quotidianità. È l'augurio che faccio a tutte le coppie che passano un momento di difficoltà. L'amore viene e va. Fragile come la neve, instabile come un ricordo labile, come il dolore che trascino dentro senza troppo sentimento, sterile come tradirsi, futile per poi sentirsi inutile e rifacciarsi un passato ormai vissuto ed un futuro immaginato. A noi non rimane che un senso di follia e smarrimento di una storia che non va, perché a volte si sa senza tanti perché, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va. Facile come restare immobile senza inventarsi regole e ritrovarci stretti in un abbraccio che ci fa tornare a credere. In noi non rimane che un senso di stupore e di incanto di una storia che ora c'è, occhi persi negli occhi, riscoprirsi più forti nella quotidianità, senza tanti perché, senza troppi chissà, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va, via, via. Ironia della vita che non è mai finita, se l'amore viene e va, sì, l'amore viene e va, sì, l'amore viene. Vieni qui, vieni qui. Grazie,
Grazie per questa canzone, perché grazie di esistere. Adesso, infatti, resta qua vicino a me, così canti tu. Mamma mia, è un impegno però far cantare Roberta dopo di me. Vabbè. Ancora questa grande voce. Grazie, troppo buona. Allora, È bello scrivere quando ci sono delle voci così, davvero è elettrizzante sentire cantare una propria canzone da un interprete così forte. Grazie, Davvero. sono molto contenta. Allora, canta tu qualcosa per noi. Oh, senti, guarda, il prossimo, io ho scelto questo pezzo perché è proprio positivo, dopo una cosa così, sulla scia della positività, tu credi in me. Ed è un inno a tutti coloro che trovano un partner, che non deve essere per forza sentimentale, un alter ego che crede e che fortifica ogni iniziativa, ogni meta, ogni sforzo. Neanche l'avessimo preparata. Questa è la nostra canzone perché tu credi in me. Grazie Daphne. È così. Grazie Daphne. Grazie. Quanti voli da esplorare io e te, quanti cieli da toccare con te, perché tu credi in me. Quante corse ho cominciato non sai, ma ero sempre alla partenza e oramai credevo che per me fosse finita, ma che bellissima storia. L'amo anche quando è davvero complicata, con questo entusiasmo che è tutto quel che ho. Vieni che sono già pronta, c'è un'altra sfida, io insieme a te, anche davanti alla solità, perché tu credi in me, e tu credi in me, tu credi. Quali sono i miei rimpianti, li sai, i segreti con te non ne avrò mai, perché ci credi se ti ho guardato in fondo agli occhi e lo so, che di te posso fidarmi e darò sempre di più, perché ti voglio bene, ma che bellissima storia è la tua vita, tu che mi dici la festa è cominciata con un'emozione che non provavi più. Saremo forse dei folli, dei sognatori, ma per amore fino a che muori, perché tu credi in me, tu credi in me, e se credi
stupenda, Roberta. Grazie mille voci, grazie. Grazie a te. Guarda, adesso tanto io imparo a vedere Roberta cantare, quindi sto imparando moltissimo da questa edizione di Mille Voci. Se mi seguite, io mi avvicino qui. Irina, vieni vicino a me. Irina Rozzarena! Allora, Irina è stata già ospite nella nostra edizione di quest'anno. Abbiamo avuto il piacere di ascoltarti. Irina è una cantante con una grande voce che sta tutta... Sì, è come me, tutta qui. tutto è come me. Infatti noi che Io sono siamo... grossa. Infatti chiedono sempre, quando mi incontrano, dice, ma tu dove la metti tutta questa voce? Perché non si vede. Voglio dire. Dico io. Tanti anni. Ci si mette tanto poi. Capito? Sì. Allora, Irina, una cantante, un musicista, corista, insegnante di canto, quindi turnista. Diplomata in clarinetto, vogliamo dire anche questo? Ma no, questa non la sapevo. Suoni il clarinetto. Sono diplomata in clarinetto. No, dovevi dirmela prima questa cosa. Sì. No. A Cuba quando sei musicista, sei musicista tondo. No, in tutto, in sé. Per piacere, la prossima edizione di Mille Voci, siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione, non abbiamo modo, ma la prossima volta una suonatina di clarinetto non te la togliamo. Allora mi porto il clarinetto, le congas, canto. Sì, assolutamente, sarebbe una bella cosa. Bene, prenotata. Sì. Ora, in questa puntata che cosa ci fai ascoltare? Allora, ho sentito prima il tuo inedito. Complimenti Roberta, è bellissimo, pertanto se vuoi fare qualcosa per me, io ci sto. Guarda, lo voglio dire. Roberta si crea la fila veramente adesso. È stupendo, perché noi interpreti, perché noi che interpretiamo, quando ci fanno un pezzo ad hoc, il pezzo sembra che è nato con te. È vero. E mi è successa una cosa bellissima, un ragazzo giovanissimo che si chiama Riccardo Brizzi mi ha regalato un pezzo meraviglioso che io ho amato dal primo momento, perché a parte che le parole sono forti, perché parlano di oggi, di tutto quello che sta succedendo nel mondo, delle guerre, delle donne maltrattate, del business, di come sta l'economia ogni giorno, però con un filo di speranza alla fine, perché dice che nelle mani di noi umani c'è il nostro domani. Che bella questa frase. Si chiama Giungla. Complimenti. Allora, la nostra Irina Rozzarena in Giungla. Prego. Cieli stabili, sabbie immobili, consigliabili, passi rapidi, tempi barbari, tuoni e fulmini, occhi lividi, menti stabili, schiavi liberi, verso gli inferi, oltre i limiti, oltrepassabili, tra la cenere, bestie infime, non è facile sopravvivere in questa giungla, in questa giungla, lo so, questa giungla la vivo anch'io, ma mi sto affidando a Dio, e so che fin quando io correrò, la mia strada, la via la troverò, solo polvere, risate isteriche, gente abile, lingue sciabole, spiagge aride,
Rosarena. Velocemente il vostro nome. Elisa. Elisa. No, Giorgia. Giorgia. Federica. Federica, ragazze, salite sulle scale, rimanete lì con noi perché siamo arrivate alla fine di questa puntatona, quindi tutti gli ospiti qui vicino a me per cantare la sigla di Mille Voci. Mi raccomando, rimanete con noi che la prossima puntata è l'ultima puntata di Mille Voci, quindi seguiteci fino alla fine di questa 15ª edizione, e insieme a tutti coloro che mi hanno tenuto compagnia in questa puntata, grazie veramente a tutti voi, insieme a loro e a voi che ormai la conoscete a memoria, la sigla di Mille Voci! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci solo qui per te. Ecco il caffè. Ma che fai? E come che faccio? Gianni Turco mi ha detto che per la prossima edizione di Mille Voci devo mettermi al tuo servizio. Credo che Gianni Turco intendesse che la prossima edizione la presenteremo insieme. Insieme? Sì, è una collaborazione, una cosa reciproca. Ah, reciproca? Cioè, sì. io do una mano a te e tu dai una mano a me? Sì. Ah, sì? Una cosa insieme. Allora mamma e tu a far caffè, va? Mille Voci, tutt'altra musica. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci solo qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Eccoci qui! Sì, io non so se essere dobbiamo contento entrare o più dispiaciuto. Moggi Sì, perché oggi è l'ultima l'ultima puntata. puntata di questa edizione di Mille Voci, la 15ª edizione di Mille Voci. La concludiamo con questa puntata eccezionale, quindi ringraziamo già tutti i telespettatori che ci hanno seguito nel corso di queste puntate. E poi oggi ci saranno veramente tantissimi ospiti proprio per chiudere alla stragrande questa puntata. E ringraziamo soprattutto chi ci ha tenuto compagnia nel corso di queste 15 puntate, la nostra Mille Voci Band. Che Ci aveva preso gusto, ormai ragazzi. già arrivati all'ultima Io pensavo che l'ultima puntata, puntata potevo fare il pure- balletto. Niente, non ho ci imparato siamo neanche riusciti. oggi. Va bene, non ha importanza. Lo rifacciamo? No, pare brutto. No, poi. non No, importa, pare brutto, va no. bene, va. No, non ci Non è riesco abbastanza ugualmente, preparato, non ci riesco. ragazzi. Scusate, ci ho provato tutte queste puntate, tutte queste non- settimane, non niente, ci non riesco. ci siamo Più riusciti. forte di me, ballare è una cosa troppo difficile. Presentare invece gli ospiti è forse più facile per me,
perché eccoli lì, già sono pronti. Oggi che giorno è l'ultima puntata, quindi il santo del giorno, qual è il santo? Sono con noi questa sera i Santo California! Matteo Tiraboschi, Milk and Coffee, Roberta Paccani, Gengi Mancini, Pascal Mosconi, Patrizia De Negri, Franco Dani, Ilaria Orlandi, Florindo Cimei, Seo, Esther D'Annunzio. Guarda, Migliori. Guarda, io come ballerino non valgo niente, però c'ho stile. Hai dire. stile, Ho assolutamente, sei Ho molto stile. elegante. Grazie, anche tu. Grazie. Veramente sempre molto elegante, anche per come parli, soprattutto per come canti. Perché io ho i santi in paradiso. Eccoli, i Santo California! Per Ciao a quest'ultima tutti. puntata Buonasera. abbiamo il piacere di avervi ancora ospiti in questa edizione di Mille Voci, con enorme piacere. Anche il piacere è nostro, e anche perché ci siamo trovati bene per tutte queste puntate. Un grazie lo facciamo a voi per aver condotto egregiamente queste puntate. Grazie. A tutti gli artisti che abbiamo avuto il piacere di rivedere, che sono dietro di noi tutti, hanno dato grande emozione, questo mi fa molto piacere. E speriamo anche noi di dare l'emozione giusta per quelli che ci ascoltano da casa, Sempre questo anche avviene i bravi con voi. musicisti del gruppo che ci hanno accompagnato, e volevo ringraziare poi Gianni Turco che ci vuole sempre in queste trasmissioni. Noi accorriamo perché ci fa piacere, anche è una bella promozione, devo dire. Beh, perché Mille Molto Voci bella, sì. è una trasmissione molto seguita in È una tanti trasmissione paesi, no? ancora, Non solo- ancora che fa della buona musica. Quello è importante. A proposito di buona musica, voi adesso cantate un pezzo che Un pezzo storico della musica italiana dei Santo California che tra abbiamo l'altro portato in è di giro. buon augurio anche per questa trasmissione. È vero, Sì. è vero. Per dare Quindi appuntamento alla prossima. ci diamo Sì, appuntamento sì, alla prossimo. prossima edizione, perché tra l'altro poi loro dovranno scappare subito Sì. dopo l'esibizione, perché stanno facendo una tournée, mi dicevi Sì, Pietro. anche perché quest'anno abbiamo iniziato il tour estivo 2019, è già pieno di impegni, toccheremo tutti i paesi e le città d'Italia, quindi porteremo la nostra musica Bravi, in giro seguiteli, Grazie. seguite i Santo California, cercate le loro date, i social servono anche a questo. E auguro anche una buona tournée a tutti gli artisti che si esibiranno Buona dopo. tournée a tutti. Auguri a tutti, in bocca al lupo. E da parte nostra, diciamo, siamo stati... Quella parola che ormai magica. la dedichiamo a tutto il mondo, che è tornerò. Tornerò, i Santo California! Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è difficile un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo,
senza te. Sei la vita mia, quanta nostalgia, senza te sei la vita mia, quanta nostalgia, senza te tornerò. Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Yeah. Amore, amore mio, un anno non è un secolo. Pensami sempre, sai, tornerò. Ah, grandiosi questi Santo Grazie. California. Grazie a te. Venite da questa parte. Fatemi compagnia perché però io devo dire una cosa, voi siete stati coloro che hanno lanciato questa canzone, però forse perché sono miei amici, uno dei due purtroppo non c'è più, gli autori. Io perché ci tengo a questa notizia, voi dovete dire chi sono stati quei geni che hanno scritto questa canzone. Voi li avete interpretata in maniera magistrale, come meglio non si poteva, però gli autori sono importanti, no? Sì, parliamo 1975, quando il nostro il produttore Palumbo, che ci prese dalla nostra cittadina, formò questo gruppo, ci diede il nome, e arrivammo a Roma e trovammo i nostri produttori, che era Claudio Natili e Ignazio Polizzi, e il maestro Marcello Ramoino, che ricordiamo, che sono stati un po' gli autori di questa canzone. Sì. E noi, 1975, esce la prima volta su Rai 2 con Christian De Sica, se lo ricordate, alle 7 della sera, esce questo gruppo, i Santo California. Tornerò. Prima volta, ok. Dopo pochi mesi era in classifica nella hit parade italiana, entrò al 25esimo posto, non mi ricordo, e salì settimana per settimana fino al primo posto, insieme al grande Modugno, Mina, Baglioni. Noi ragazzi all'epoca, ragazzi, vedere questa canzone salire al primo posto fu un grande gioia. Io vorrei chiedervi ancora tante cose, aneddoti, però non c'è tempo, anche perché so che dovete scappare. Per cui... No, dicevo, e poi ecco, Claudio Natili è l'unico rimasto in vita, devo dire, degli autori. Ci auguriamo ancora che rimanga tanti anni in vita. Ecco, è un saluto che facciamo anche a lui, che ci segue sempre e che faccia sempre delle belle canzoni come queste. E detto questo, ci vediamo in tutte le piazze italiane. Ciao a tutti e grazie. Ciao, grazie a te e a tutti voi.
Ciao, andate tranquillamente perché io sto per annunciare un grande artista, non è ancora molto famoso come i Santo California, ma accompagnato da Daphne Barillaro, Matteo Tiraboschi. Eccoci. Ecco qui il microfono. Grazie Il nostro Matteo Tiraboschi è stato già ospite di questa edizione di Mille Voci. È un Siamo piacere essere qua. felicissimi di averti con noi. Grazie. Il nostro Matteo ha questa voce tenorile, fa il tenore pop. Esatto, questa è un po' la differenza tra lirico puro, io sono lirico pop. Lirico pop. È un misto lana, come dico io. Mhm. E lui canta, suona il pianoforte, l'organo, la tastiera, E fa poi- le serate. Sì, poi ho cantato per il San Giovanni Paolo al Giubileo del 2000, quindi con grande onore mi piace citarlo qui. Certo. E voglio ringraziare anche Gianni Turco e tutti voi, che dire che questo programma è l'unico programma che dà voce e rispetta agli artisti, veramente, quindi che Mille Voci possa durare 100 anni, veramente. Questo è un augurio a Gianni Turco, insomma, quindi lunga vita a Gianni Turco. E anche a noi, certo. Matteo, cosa ci canti? È una canzone che parla un po' dell'amore, del volontariato, si chiama L'Impero dell'amore, scartata da Sanremo di qualche anno fa, ma io penso che qua la capirete e vi piacerà. Scritta da Ezio Paloschi, e io con grande umiltà la faccio, dedicata a chi fa volontariato, a chi si occupa dell'amore. E voglio augurare a tutti voi questo augurio che faccio ad ogni serata: siate sempre felici di esserci, essere arrangiatori della nostra vita e dei nostri sogni. Siamo felici di essere con te, Matteo Tiraboschi. Grazie. Sento piano la tua voce in mezzo a tante triste, il tuo canto, una lacrima che cade, posso fare qualcosa anch'io. Quante volte ancora il mondo grida aiuto, fermo il respiro di chi aspetta solo amore. Basta poco, è un attimo di più, se vuoi esserci anche tu, ancora un cuore batterà. È l'impero dell'amore, quello che è dentro di noi, e per chi non ha un presente, un domani ce l'avrà, ed è proprio in quell'istante che un altro uomo poi vivrà. È l'impero dell'amore che riesce a farti avere quella forza di reagire e dare dignità a chi riesce a stare in piedi e non cadere mai. Grida il tuo canto verso l'immenso. Sento il grido e notti fredde arrivare, piove sforzi di sguardi a stento per vedere una luce e una speranza, e poi una vita ancora per ricominciare. L'impero dell'amore, quello che è dentro di noi,
quell'istante che un altro uomo poi vivrà. È l'impero dell'amore che riesce a farti avere quella forza di reagire e dare dignità a chi riesce a stare in piedi e non cadere mai. Grida il tuo canto verso l'immenso. Matteo Tiraboschi, con questa voce ci hai fatto venire i brividi. Grazie. E non è la prima volta. Grazie, speriamo Matteo, davvero che serva a dare un po' di amore in questo mondo che è un po' impazzito. E noi speriamo, ti auguriamo veramente di raggiungere i traguardi che ti sei prefissato di raggiungere, perché lo meriti veramente. Grazie a Matteo Tiraboschi. E ora sono qui. Che ridi? Vieni. No. Vieni con noi. Perché... C'è Cesare. Ha portato la roba brasiliana. Cesare. Senti, volevo dire una piccola sì, cosa, dimmi. proprio per ribadire quello di Santo California. Effettivamente quel pezzo è stata una cosa mondiale. Natili è stato anche il nostro produttore, quindi noi ce lo siamo portato anche noi in Unione Sovietica. E quando facciamo i concerti, devo dire che la gente veramente ama quel brano in maniera incredibile, quindi volevo soltanto sottolineare che effettivamente questo ma qui abbiamo roba grandi forte, artisti, ragazzi, grandi ma canzoni che, bellissime, sicuramente come la vostra Poi, di questa sera. no, è vero, cara sì, caro, ma Morena dei Milk and Coffee. Ciao. No, E ci provano a darmi la musica per farmi ballare, non ci riesco. Dai che ci riesci, sei forte. Ci siamo anche noi. Io devo far sei ridere. circondato, lo sai, sì. E questo mi Ti fa senti piacere. circondato? E lui chi è? Un intruso. È un Come mai l'hai intruso. portato con te? Allora, in questa ultima Allora. puntata non potevate mancare. Voi siete della famiglia Sì, di Mille Voci sì. da tanti anni. Ringraziamo Gianni Turco perché è molto carino, ci ha invitato, ma noi abbiamo fatto fino adesso solo i nostri brani, no? Perché così ci sembrava giusto. Però come finale, siccome stiamo andando per l'estate, quindi c'è bisogno di vita, di sorrisi. C'è un brano. L'estate sta arrivando. sta finendo, altro sta che. finendo. Vabbè, insomma, però stiamo in estate, dai. Però, certo, sempre. Mettiamola così, estate. Sì. Allora noi abbiamo deciso di fare un brano che va per la maggiore, specialmente nel mondo sudamericano, che si chiama Calma, è una cover. Giusto. Quindi facciamo questa per te, calma, Calma. Gianni Turco, calma a tutti. Quindi buona calma a tutti, buona vita, come abbiamo cantato fino adesso tutti quanti. Viva gli artisti perché sì, perché insomma, perché no? Certo. No. Calma, Sì? Milk and Coffee. Vai. Welcome to the paradise. Father. Take-le-long un café. Je viens de me réveiller. Rendez-vous où j'ai pensé que j'ai déjà tout gagné. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, a curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres bucabulla. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos para el agua para que vea que rico se siente. Y vamos a potricar por toda costa, chinchorrear. De chinchorro a chinchorro para darnos una medalla bien fría para bajar la sequía. Un poco de Bob Marley, un trago es
sangría, pacate suelte, poco a poquito, porque es fácil no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla. Vamos pa' la playa, a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla. Me gusta lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Calma, Moluccio mio, calma, che niente ci manca se stiamo vicini ballando. Calma, Moluccio mio, calma, che niente ci manca se stiamo junticos bailando. Vamos pa' la playa, a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla. Vamos pa' la playa, a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, cara al viento. I Milk and Milk and Coffee! Coffee! Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao a voi. Ciao ragazzi. Un bel finale di stagione sì. con tutti questi ospiti, Sì, grazie. Sì, sì. E la sorpresa di questa edizione, la new entry nella famiglia di Mille Voci, è lei, Sì, è proprio lei. Roberta Faccani! No, dicevo tanto di cappello proprio davanti a tal bravura. Allora, Roberta. Gabriele. Canta, scrive, ha fatto i musical, ha cantato per anni con i Mattia Bazar, Sì. ha cantato, hai scritto anche per delle cantanti che portano le tue Fiordaliso. canzoni. Infatti, l'ultima è stata per Barbara Barbara Cola, Cola. che ha partecipato Poi anche a una Ultimissima certa Daphne. Ecco, volevamo mettere, no, alla fine di tutte queste grandi artiste anche la sottoscritta che canta le tue canzoni, quindi grazie. Gli scarti delle altre, diciamo. Ma guarda, non volevo dirlo, non però. si può dire perché Ma non si è hai citato. già avuto modo di sentire le canzoni che No, Roberta ha sono scritto per me bellissime. Sono e sono meravigliose. strepitose, anzi Sì, che non se le è tenute per sé, infatti quindi è è strana molto questa generosa, cosa. questo è. Sono bellissime nonostante la tua interpretazione. Mannaggia, guarda, è tremenda, Naturalmente sai l'ultima perfettamente. puntata. Ma che cosa dici? Ma che Noi- cosa dici? Ce ne siamo dette di tutti i colori in questi Sì, 15 posso in queste dire 15 che siete puntate. comunque una coppia molto forte. Io veramente vi Grazie. faccio i complimenti Grazie, perché Grazie, siete grazie. bravissimi Grazie. e vi supportate uno con l'altro molto bene. Ci siamo sopportati per 15 puntate, adesso andiamo avanti. Va, famo, E adesso ci diciamo tutto. ci ecco. diciamo, noi ci Siamo gridiamo. sinceri adesso. Ma io non faccio niente, non vi sopporto. Ah, no, per carità. Questa voce mi pare di Devo riconoscerla. sopportare non solo a voi. A tutti, va. a tutta la baracca. Gianni Turco, un bacione. Non si muove foglia che Gianni Turco non voglia. Giustamente. Detto questo, adesso la canzone che lei ci canta è la canzone che avete portato a Sanremo con i Mattia Bazar. Che Nel anno era? 2005, l'anno di Bonolis. 2005. Ed è una canzone che è anche adatta al nostro Gianni Turco, perché come grida lui, nessuno. Solo Roberta è riuscita a gridare più forte. Quindi la nostra Roberta Faccani Aspetto l'asta. Con grido d'amore aspetto l'asta. L'importante è che sia d'amore questo D'amore, grido. Sempre d'amore, dai. Sempre. Grida buone. Roberta Faccani. Grazie. Devi dirlo, cambiami. Devi dirlo che mi vuoi. Voglio credere in un bacio
show. Dimmi ancora, ancora noi. Devi dirlo dolcemente. Devi dirlo che mi vuoi. Non lasciarmi naufragare. Dimmi come tu mi puoi. Il tuo corpo è come un fiume che accarezza la città. Questo mio grido d'amore ormai limiti non ha. Il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre più. Ma non dirmi che non senti la magia di quei momenti quando il mondo siamo noi. Devi dirlo dolcemente. Tu devi dirlo che mi vuoi. Come il vento dall'Oriente mi confondi e te ne vai, te ne vai, tu te ne vai. Devi dirlo che mi ami, devi dirlo che mi vuoi. Una vita un po' speciale, questa vita siamo noi. Roberta Faccani! Grazie. Ma grazie a te come al Grazie. solito. Te l'ho dedicata questa sera. Che bello, un grido d'amore. Grazie a tutti, grazie. Grazie a te. Un bacetto. Io sono veramente emozionato. E io però mi ricordo bene quello che succede adesso. Cioè, tra le varie novità... No, non fate così, cioè, non mi guardate, non parlate perché poi non vi si sente nemmeno, per cui... Allora io tra le novità di quest'anno è che abbiamo l'orchestra appunto alla mia destra, ma è composta da grandi musicisti. Ce n'è uno che col suo sax riesce a far rivivere un periodo degli anni 80, se non sbaglio, un film Paradise, giusto? E allora, sto parlando L'ho definito Genji così, Mancini. l'ho definito un film che io avevo 15 anni, Sì? che scatenava la tempesta ormonale. Addirittura. Sì, a Dopo quelle... il bacio lì parli di queste cose. Vabbè, ormai possiamo dire tutto. E la colonna sonora poi... E niente, la colonna sonora ha una storia, nel senso che io ho già raccontato che mi sono rimesso a studiare dopo un fermo per causa di forza maggiore. Per promuovermi ho messo i miei esercizi a casa su YouTube. Sì. E ho messo questo brano, ho ricevuto un complimento che ho visto che sassofonisti famosissimi non hanno ricevuto, di Larry Russell Brown, che mi ha chiesto, tra parentesi, di farle
fare un altro pezzo per lui, che io ero troppo piccolo perché è del 73, sicuramente voi lo conoscerete, bellissimo, non mi ricordo adesso il titolo in inglese, quello dell'albero di Torniamo rovere. troppo indietro negli anni. E volevo fare questa cosa per dedicarla agli artisti, per dedicarla ai miei colleghi della band e per dedicarla a tutto il pubblico di Mille Voci, E visto che soprattutto perché Mille Voci è un paradiso. e Paradiso, perché Mille Voci, il sì, nostro paradiso. devo dire che è un'esperienza che per me è stata un paradiso, ma E mi quindi? ha dato una carica che spero servirà per riprendere alla grande. Bene, sentiamo attraverso questo strumento Paradise, Gengi Mancini. Gengi Mancini ci ha portato in paradiso con il suo sax. Grazie Giancarlo, grazie tante. Beh, era un film vietato ai minori, adesso vietato ai minori non c'è quasi più nulla purtroppo, dovremmo tornare a vietare qualcosina perché secondo me se ne vedono e anche di troppe.
Vedo loro che carini fanno sì, perché lo pensavo quando lui parlava del film. Io me lo ricordo questo film, voi ve lo ricordate, no? Stavano tutti nudi. Era cantato? Era un film antagonista di Laguna Blu, che erano e lei invece era tutti Phoebe Cates. Bravissima, tutti i film che bisognava guardare quando i tuoi genitori non lo sapevano, perché non li potevi, scherziamo, adesso niente da fare. Ora, chissà se questo film si vedeva anche in Francia, perché io adesso lo chiedo a lui, a Pascal Mosconi. Ecco il nostro Pascal Mosconi. La nostra Mille Voci è internazionale, perché tu vieni da? Parigi. Vicino al microfono. Parigi. Lo sentite che voce calda, proprio sensuale, da Parigi per partecipare a Mille Voci, perché Mille Voci, lo ricordiamo, si vede in tantissimi paesi, non solo in Italia, in Europa, in America Latina, in Canada, negli Stati Uniti, insomma ovunque noi riusciamo ad arrivare grazie a Gianni Turco. E Pascal è venuto qui in Italia. Sì. Io per fortuna capisce italiano, perché come ormai è risaputo in questa edizione mi toccherà fare lezioni serie, però se andiamo avanti così. Io non parlo francese, quindi sono stata fortunatissima, mentre lui parla un po' di italiano, vero? Un po'. Un po'. Ma tu non solo parli in italiano, canti in italiano. Preferisco cantare in italiano, perché parlare non so troppo ancora, ma la prossima volta promesso io parlerò in italiano. Ma stai già parlando benissimo in italiano, sei bravissimo. Il titolo della canzone che ci canti? Allora, Le ali di un angelo. Le ali? No, ridillo, ti prego. Les ailes d'un ange, in francese. In francese? Sì. Le ali di un angelo. Questa canzone l'ho composto in francese e poi l'ho adattato l'hai in tradotta, l'hai adattata in inglese, in giapponese. In giapponese? No, poi, vabbè, in giapponese no. questa, perché non abbiamo tempo, se no io in giapponese la volevo sentire, vi prego. Cioè la prossima pezzettino in giapponese. No, una cosa proprio. No, non si può fare. Non era facile, di la verità. Sì. Insomma, mica solo io, Allora, il nostro Pascal Mosconi, sentirete, io lo adoro perché canta in italiano con questo accento francese che mi fa impazzire. Poi ha questa voce così calda e sensuale, per cui Sulle ali di un angelo, sì, con Pascal Mosconi. Ho bruciato le ali di un angelo che mi ha dato tutto in cambio. Helfer Angel, i miei occhi d'opale hanno piantato i fiori del male. Ho bruciato le ali di un angelo, nella mia testa si mescola tutto. Helfer Angel, non ho il morale, la mia solitudine è troppo brutale. Ma l'angelo non ha più ali, l'avete visto sui sentieri. No, l'angelo non ha più ali, con delle ceneri nelle mani. Ho bruciato le ali
scontò una pena capitale. Ma l'angelo non ha più ali, l'avete visto sui sentieri. Ma l'angelo non ha più ali, con delle ceneri nelle mani. Ma l'angelo non ha più ali, l'avete visto sui sentieri. No, l'angelo non ha più ali, con delle ceneri nelle mani. Grande Pascal Mosconi o Mosconi? Mosconi in francese, io perché fa vedere che so pure le lingue, capito? Bisogna adeguarsi. Ti ringraziamo veramente Pascal per essere venuto in questa trasmissione e ti auguriamo grande successo. Ok, grazie a tutti. Bene, grazie. Vabbè, no, perché io logicamente un po' mi preoccupo. Per me è una bellissima esperienza questa di Mille Voci. Assieme a Daphne ho condiviso questa presentazione. Io, diciamo, parlo anche a nome di Daphne. Come dire, abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo. Certo, qualcuno tra il pubblico, magari tra loro, potrebbero anche dire si può dare di più. Però questa è pure una frase vecchia. Si può dare di più è una frase vecchia. L'ha detto, chi è stato il primo a dire questa frase? A parte il ginecologo della mamma di Brunetta? Morandi, Ruggeri e Tozzi, che quando cantano questa canzone sembra che sono appena usciti da un ristorante dove si sono mangiati e bevuto di tutto. In questa notte di venerdì, perché non dormi? Perché sei qui? Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre la via, se va avanti così, ci lasciamo la scia. Ma sia chiaro però, se anche cambia il menù in quel locale, io no, non c'entra più. Salve, sono Antonio Lubrano. La domanda nasce spontanea. Quando ci sentiamo male e facciamo venire un medico a casa, possiamo farla accomodare in camera da letto? O i sanitari debbono per forza stare in bagno? La risposta è non lo so. Ma la vita quotidiana ci trascina verso altri 1000 interrogativi inquietanti. Mi ha scritto la signora o signorine Alice Sottolio di Semi, un paesino semi nascosto, e se mi dite voi dov'è è meglio, dicendo mi sto per sposare e la domanda sorge spontanea. È vero che gli sposini per il viaggio di nozze preferiscono recarsi in una zona di mare per paura che altrimenti il matrimonio possa andare a monte? La risposta è neanch'io. Salve! Eccolo, dov'è? Gabriele Marconi! No. Sì. Allora, vieni qui. Sì. Tu hai cantato. Sì, ho Adesso cantato. voglio provare io. A fare che? A cantare? No, a imitare. Ho fatto imitare? Sì, perché ti guardavo.
Con questi occhiali? Sì, voglio provare, Ah, guarda. voglio vedere che cosa hai imparato Guarda in che- vediamo se tutte ci queste riusciamo, settimane qua. Vediamo un po'. Allora, è una fai. cosa Allora tipo- tu ti devi muovere, fai così. Fai così. Come se devi andare al bagno. Certo, devi Ok, fare così. Una cosa così. Poi faccio de- così e faccio- poi dopo devi dire... Con la pausetta. Vado, Salve. Guarda, Grande! io riesco a imitare come tu riesci a cantare. Perfetto, Stiamo allora a stiamo alla posto pari, qua. proprio alla pari. Bene, andiamo avanti con la nostra puntatona Sì. e con un'altra ospite di Mille Voci che ha già partecipato ad altre edizioni, una cantante ballereccia, la possiamo chiamare Patrizia De Negri. Ed ecco la nostra Patrizia. Buonasera a tutti, buonasera. Lei è una cantante solista, canta nelle orchestre, riesce a far ballare chiunque. Peccato che sei arrivata all'ultima puntata, se no cercavamo di far ballare anche Gabriele, non ci siamo riusciti. Sarà Però per io il potrei prossimo iniziare anno. le lezioni da domani con Ecco, lei. così non ti dispiacerebbe, vero? assolutamente no. Non avevo dubbi. Allora, Patrizia, che cosa ci fai ballare oggi? Un Alligalli scritto da me, un Alligalli che porterò in tutte le piazze quest'estate e speriamo che piaccia anche a voi, per così ballate, giusto? Assolutamente. Balliamo l'Alligalli. Patrizia De Negri e il suo corpo di ballo. Grazie. Dai su svegli, venite con noi, vi portiamo in un mondo di suoni, dove i pensieri volano via, ci si diverte in allegria, su venite qui, iniziamo a fare così, la nostra orchestra già lo sa, divertirvi farà. Dai balliamo tutti l'Alligalli, su ballatelo insieme a me, sì ballate tutti l'Alligalli con me. Dai balliamo tutti l'Alligalli, su ballatelo insieme a me, segui il ritmo e non fermarti mai. Proseguiamo questa serata che per tutti sia spensierata. Questa Alligalli fa proprio per voi. Dai tutti in fila e ci pensiamo noi. La musica ci unisce poi, ci mette il buon umore. Tutti in pista qui con noi a bailare, a bailare, a bailare, a bailare. Dai balliamo tutti l'Alligalli, su ballatelo insieme a me, sì ballate tutti l'Alligalli con me.
balliamo tutti con te, Patrizia. Grazie. Sì, Velocemente. sì, balliamo tutti con te. Presentiamo il tuo corpo di ballo. Geraldina. Geraldina. Simona. Simona. Sabrina. Sabrina. Silvana. Silvana. Lucia. Lucia. Clara. Clara, che è anche la coreografa di questo insegnante. gruppo, insegnante di una scuola che si chiama Latino Mania Dance. di Roma. Di Roma. Bene, grazie Patrizia e grazie a a tutti voi, grazie a Gianni Turco. Complimenti, Grazie. veramente. Grazie mille. Speriamo di averti ancora con noi nelle prossime Certo, edizioni. perché no? Grazie Ciao. Patrizia. Grazie a voi. Prego. È arrivato il momento di presentare praticamente l'ospite che... L'ospite d'onore. No, ma è d'onore. Aspetta, guarda, Che è guarda che tempismo. Guarda il tempismo del nostro Cesare. Cesare, vieni qui per l'ultima puntata. Cesare guadagna il è centro. Vieni. Tutte le puntate è stato qui a servire gli ospiti, dando da bere. Vieni Cesare, vieni. Dal Brasile. Guarda, lui, vedi, Dal non Brasile, è niente. Lui da- prima svolge il suo compito. Eccolo qui. Il microfono. Facciamo un grande applauso al nostro Cesare. Da San Paolo do Brasile è venuto. Molto obrigado. Molto obrigado. Obrigado. E io mi Adesso- sono Obrigado. io Grazie, molto grazie. sbrigato, Tu ti diciamo. sei Molto sbrigato. obrigado. Grazie. 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 Quindi dopo tutte queste settimane siamo riusciti ad avere qualche altra parolina in italiano, quindi grazie. Poi? Buonasera. Buonasera. Bellissima. Oh sì! Vedi le parole fondamentali. È Basta, tutto a fortissimo, posto. Bellissimo. Belli, Ah, vabbè, vedi, va bene, niente, bellissimo questo sei anche stato per- tu che gli hai fatto ripetizioni. Eh? No. Tutto, Però il io mi tutto è accontent- molto bellissimo. Gianni, io mi accontentavo di fortissimo, veramente. Grazie, Una cosa molto Cesare. Ha detto bellissimo, è un bugiardo. Oggi che non appunto, io mi sarei Ha accontentato detto di molto tutto meno. molto bellissimo. Perché Esagerato, noi esagerato. Poi la gente abbiamo non ci proprio. crede. No, è che noi abbiamo proprio i bellissimi. Infatti proprio Noi adesso abbiamo arriva. proprio i bellissimi. E io mi volevo agganciare a Cesare, Dove nel vai? senso, Ma- aspetta, non a lui, mi volevo agganciare a Cesare che è stato praticamente assieme a noi in tutte le puntate, ma non solo lui, l'unico cantante, oltre te naturalmente, che in tutte le puntate è stato presente è proprio lui, Franco Dani. Il bellissimo! Eccoci qua, ciao. Beh, innanzitutto questa è l'ultima puntata e voglio farvi i complimenti alla grande, perché siete stati bravissimi. Grazie Franco, grazie. Veramente, noi ci conosciamo da tanto tempo, specialmente con Gabriele, ed è stata Mille Voci quest'anno veramente eccezionale, con tanti ospiti. Grazie. Daphne è stata una Grazie. grande sorpresa, Sì, sorpresa. Anche io sono sorpresa. Ricordati che le scelte... Gabriele eccezionale, tutti eccezionali. Io ringrazio Gianni Turco, Ecco, esatto. Gianni Turco che veramente ci dà la possibilità a noi artisti, cantanti di presentare le nostre canzoni del passato, del presente, che non le possiamo più presentare da nessuna parte, soltanto qui. Grazie, E grazie. quindi a grazie, Mille grazie Voci. Gianni che ci sei. È Che un ci sei, bel perché format. se non ci fosse Gianni, ma dove andremmo a Bisognerebbe cantare? inventarlo. Dove andremmo a E cantare? come dice il turco, chi c'è, chi non Chi non c'è, non c'è, non conta. conta. Ha ragione, chi non c'è non conta. Ecco, quindi io sono... Però canta, sono- c'è la possibilità di cantare adesso. Sì, sì. Canta. Io sono felice, oggi è la nostra ultima puntata e senz'altro dopo questa puntata ci rivedremo anche Sì, prima ci della sarà. prossima edizione. Assolutamente E sì. adesso faccio ascoltare il mio nuovo singolo, la mia nuova canzone. Allora, è No. l'ultima puntata. Scusa, ti prego. Fatti più in là. Un Ma io secondo. vabbè, vi lascio solo. Dobbiamo guardare negli vi lascio occhi? solo, No, vi no, lascio- è l'ultima dai, va. puntata. Vi lascio solo, vi lascio. L'ultima puntata, ti prego. Vai. Ti devo dire quello Il titolo della canzone. Prima voglio dire gli autori, dai, Va perché ci bene. tengo a dire gli autori, perché sai chi ti dà le canzoni, oggi non è più facile trovare gli autori. Quindi la canzone è stata scritta da Luigi Mosello e Lancioli. Adesso ti guardo negli occhi. Non fare quegli occhi così. Non ce la faccio, vai. Ti amo. Je t'aime. I love you. Franco Dani. Ti amo, je t'aime. I love you. Dicono che il tempo cambia anche i colori e il modo di guardare il cielo. Dicono che il tempo
respiro, ma lo sguardo tuo mai. Sei come quando un giorno mi hai dato quel profumo che solo chi ha un futuro può regalare al mondo e a me. Baci e poi sorrisi, si cammina insieme, la tua mano nella mia. Sulla strada i nostri cuori un po' bambini, sempre accanto più che mai. Poi riguardandoti mi sento sempre più un guerriero che non si lascia mai sconfiggere dai giorni e ti ripete sempre: ti amo, je t'aime, I love you, lo grido forte perché è così. Ti amo, je t'aime, I love you, perché ti piace sentirlo dire. Ti amo, je t'aime, I love you, e ti ringrazio per quello che mi hai dato e mi darai, oltre la vita e oltre a noi. E chi non crede ai sogni non sa cos'è l'amore. E chi non ha mai pianto, non ha abbastanza amato, non ha mai dato niente. La parola amore oggi si sussurra come fosse una bugia. Non me ne vergogno, ma per me è diverso. Ti amo e a tutti griderò. E questa è vita, se c'è anima e calore dentro. Ed ogni attimo sarà un tuo regalo. E voglio dirti ancora: ti amo, je t'aime, I love you, da quando esisti nella vita mia. Ti amo, je t'aime, I love you, perché è soltanto la verità. Ti amo, je t'aime, I love you, finché la voce mi accompagnerà. Ti amo, je t'aime, I love you, e si apre il mare davanti a noi. E a chi mi chiederà qual è il segreto mio per fare in modo che sia vivo il nostro amore, bastano 3 parole. Sentirlo dire. Ti amo, je t'aime, I love you. Franco Dani! Grazie per tutto, grazie. Alla prossima edizione. Certo. Alla prossima Stavolta edizione. non la prossima puntata, ma alla prossima edizione. A presto. A presto. Ciao. Franco. Ciao. Franco Dani è da un grande artista che è sicuramente ancora un presente in cui dovrà raccontare un futuro, dovrà raccontare ancora tanto artisticamente. Voglio passare ad una bambina, nel senso che lei ha 12 anni, però già promette molto bene. Sto parlando di Ilaria Orlandi. Prego. Allora, Ilaria, so che praticamente questa trasmissione per te rappresenta il trampolino di lancio, Sì. perché sei un pochino... Come? Il battesimo, sì. Non è la prima volta che si esibisce in televisione, perché già ha partecipato a un'altra puntata
e ha avuto grandi riscontri, devo dire, e con un pezzo anche molto difficile da cantare. Questa sera, anzi, prima di tutto, se tu sei qui, vorrai ringraziare qualcuno, immagino. E voglio ringraziare la mia maestra di canto, che è lei che ha organizzato tutto questo per me e mi ha aiutato a migliorare il mio canto. E devo a lei tutto, e poi ringrazio mia mamma che mi ha portato fin qui. Quindi praticamente indicaci, tanto l'insegnante come si chiama? Kengia Moruzzo. Ah, ecco, benissimo. Questa sera tu canterai una canzone non italiana, se non sbaglio. Sì, in inglese. Ah, pure con l'inglese te la cavi? Sì. Beh, brava, beata te. Io, vabbè, mi imparerò da te allora e ti ascolterò molto attentamente. Vuoi dirci tu il titolo? Letter B di Clean Bandit. Grazie. Ilaria Orlandi. We are 1,000 miles comforts. We are traveling the sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I will wait forever. It's altered in the scene. As long as I am with you, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to Tsubei, strolling so casually. We're different, the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a change, I would take it. It's a shout in the dark room I make it. No, it don't. If you are, you can shake me. Where I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. We stay out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so not is incomplete. It's easy being with you, sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to Tsubei, strolling so casually. We're different, the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a change, I would take it. It's a shout in the dark room I make it. No, it don't. If you are, you can shake me. Where I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. Where I am with you, there's no place I'd rather be. Hey, 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 hey. If you gave me a change, I would take it. It's a shout in the dark room I make it. No, it don't. If you are, you can shake me. Where I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. Where I am with you, there's no place I'd rather be. Bravissima! La nostra più giovane artista in questa edizione di Mille Voci. Grazie mille. Grazie.
E adesso la richiamo qui vicino a me, l'altra new entry di questa edizione di Mille Voci, la mia amichetta Roberta Faccani. Ormai è diventata, lo dico, è la mia amica. Ti voglio bene, te lo posso dire. Lo diciamo ufficialmente in TV. E la canzone che stai per cantare ci sta proprio bene. Assolutamente sì, è un inno. Io non so, sembrano preparate, ma vi assicuro che non è così, è casuale. Perché ho letto la canzone prima di entrare e dico no, è proprio la nostra canzone. È un inno all'amicizia che ho scritto. È un inno all'amicizia, è un'amicizia di cui noi siamo contentissimi, cioè di avere la tua amicizia qui a Mille Voci. E io la vostra. Siamo felicissimi. Mi sono trovata veramente molto bene, io vi ringrazio perché proprio mi sono sentita in famiglia, a casa, è la cosa migliore che possa succedere quando si lavora con grande armonia. Grazie a tutti, davvero. Grazie alla nostra Roberta Faccani che ci canta un suo brano. Il mio brano, come Un suo sempre, brano. scritto da me, da Giordano Tittarelli, che salutiamo, e che si chiama Chi trova un amico. Roberta Faccani! Grazie. Ma quale amico sei? Ma quale amico vuoi? Quello che ti resti fedele, qua sorridi dietro fiele, tu non ti sporchi mai. Mi chiami amico e fai sempre gli affari tuoi. Le solite percentuali io t'ho dato, siamo pari, ma che discorsi fai? E chi trova un amico? Ah sì, è già fortunato. Si dice così, 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 che è giusto o sbagliato. Bella, che tutto sommato quel che conta davvero è che noi siamo ancora qua.
Roberta Faccani. Grazie mille voci, grazie. Grazie a te. Grazie, a presto. Grazie ancora. Un bacio. Bene, grande cantante, grande musicista anche, ma tra i musicisti della band ne abbiamo tanti, veramente di grande livello. Ce n'è uno che questa sera ci metterà col suo violino e ci dedicherà una canzone particolare. Sto parlando di Florindo Cimei. A me lo stacchetto. Senti, è l'ultima puntata, che fai? Tagli la corda? Sì, il violino? Sì. Ne ho tagliate 3, faccio come Paganini, con una sola posso andare avanti. Ce la posso fare, insomma. Bene. Senti, tu canti? No, naturalmente. Come non canto? Perché sono venuto a E fare? allora chi è che suona? Io? Suono e canto. Tu suoni e canti? Suono e canto, sì. E poi? Dalla nascita. Parli pure, vedo. Ogni tanto, ogni tanto. E balli? Oddio. Ah, meno Il male, ballo perché sennò dell'ippopotamo. tutti i fenomeni tranne me. E allora scusa. Il ballo dell'ippopotamo lo posso fare. Va bene, allora poi facciamo una gara tra ippopotami. E piuttosto adesso andiamo subito a eseguire questa musica, la trasmissione è lunga, logicamente andiamo al sodo a presentare questo brano. Che si intitola Notte Blu. Notte Blu? Sì, una notte, Notte blu. È strano, dovrebbe essere Che nera, significa? però è una canzone Di? È un sogno. È un sogno, ma Sì. l'hai composta tu? Sì, è una canzone mia, l'ho composta io, me la sono registrata, me la sono suonata. Te la canti e te la suoni? Me la si canto e dice. me la suoni, sì, esatto. Veramente, insomma. Me la so pure sognata. Bene, insomma, allora con Note Blu, Florindo Cimei. Grazie. Notte blu, tu te ne vai, no, non mi va di stare qui e andiamo via, ci facciamo accarezzare dal vento, dati per mano, dentro i nostri visi uniti l'amore ci fa compagnia. Uomo solo non sarò, donna sola
fosse una sorgente, quest'acqua diventa un fiume. Come questo amore sempre più spinto dalla corrente. Come questo amore sempre più spinto dalla corrente. Ah. Florindo Cimei! E con l'occasione, mentre ti accompagno Florindo, Gianni, seguimi, perché colgo proprio l'occasione di salutare Florindo e di salutare, visto che siamo all'ultima puntata, tutti i musicisti della Mille Voci Band. Alla batteria Michele Soldivieri, Florindo Cimei al violino, Gengi Mancini sax e chitarra, e chi più ne ha più ne metta, Franco Di Donato al basso e Alberto Calia al pianoforte. La Mille Voci Band, grazie per averci accompagnato in questa edizione. Ragazzi, stacchetto, dai. Mille Voci Band, grazie! E io vengo qui vicino ai miei ospiti per presentarvi, loro sono un duo, la Zeo Band! Venite, venite, loro sono tornati a trovarci da lontano, perché loro vengono da Bruxelles. Italiani che vivono all'estero, lavorano all'estero e all'estero portano la musica. Buona musica italiana. Bravissimi. Cosa ci cantate quest'ultima puntata? Ecco, visto che si avvicina l'estate, presentiamo una canzone estiva che si chiama Al mare e auguriamo buone ferie a tutti quanti. Allora, l'estate è il momento nel quale di solito viene trasmessa Mille Voci, che poi però piace talmente tanto che le emittenti mandano in tutto il periodo dell'anno, quindi noi ringraziamo tutti quelli che ci seguono sempre. La Zeo Band, tutti al mare! Grazie. E adesso mi vuoi, dimmi cos'è che hai nel cuore. Forse non hai capito che ormai non sono una mela
Seo! Grazie a voi, tutti. ragazzi. Grazie tante. Eterni ragazzi. Che bello. Ecco il pizzetto. Allora, Mille Voci ospita tra i tanti big, tanti artisti di successo, anche delle giovani promesse che vogliono trovare spazio nel mondo dello spettacolo. Tra di loro c'è un'altra, io chiamerei bambina, signorina, vabbè, ormai lei ha già 14 anni, quindi ormai c'ha una certa età, pure lei, Ester D'Annunzio. Tu mi ricordi qualcuno? Vabbè, tu sei qui e vorresti ringraziare qualcuno in particolare perché sei qui? Allora, l'elenco è lungo, mi sa. Da come è partita? ringraziamo Allora, prima di tutto, Gianni Turco che mi fa esibire. ecco, che è già, non mi pare poco. No, nel senso è tanto. Ma lo Mia meriti, mamma che mi segue, Ti segue? cioè lei che E segue ti me, non io che precede seguo lei. soprattutto anche. E poi a Del Momusso che mi ha aiutato con le lezioni di canto per... Tra l'altro sei cresciuta tantissimo come Grazie. interprete, complimenti davvero. Non sta a me dirlo, ci sono gli esperti, ma me l'hanno già detto e che veramente sei diventata bravissima come cantante. Tu canterai una canzone dal titolo Una finestra tra le stelle. e ti auguriamo di diventare una stella Grazie. del mondo dello spettacolo. Ester D'Annunzio. Cambio faccia, cambio modo di pensare. Se una goccia di una lacrima versata ti accarezza il viso mentre ridi e dici che è la pioggia. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi. Disegna una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire bisogno più di niente. Non fermare quel tuo modo di riempire le parole di colore e suono in grado di cambiare il mondo che non ero in grado di vedere. Ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continuo a sorprendermi. Disegna una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire bisogno più di niente. Disegna una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me. E in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te e non sentire
Grazie. Splendore. Degna figlia di mia madre. Grazie amore, grazie, sei stata splendida. Grazie. Io ti guardo incantata perché riesci a sorprendermi, veramente. Sono rimasta... No, non vorrei interrompere questo quadretto familiare, ma è bellissimo. No, vieni vicino, non vi posso dividere. Io non ci penso minimamente. Un bel quadretto, un bel quadretto. Bello, da Grazie commuovere. Esther, sei stata bravissima. Grazie. Grazie Esther. Beh, a questo punto, dopo di lei, ma chi può avere il coraggio di cantare dopo una così brava? Chi può avere il coraggio? Indovina. C'è una cantante. Una cantante, una giovane promessa, lei... Ma questo giovane no, una promessa, Una speriamo. promessa, no, insomma. però questa sera per la prima volta in TV, Dopo, soprattutto qui a Mille quindi, Voci, qui a Mille Voci per la prima facciamo volta. finta, Dopo magari gli un'intera altri non hanno edizione. visto il resto delle le altre puntate, Eh, giustamente. Bene, allora tu cosa ci canterai questa sera, cara Daphne? Allora, io questa sera con molto piacere chiudo questa edizione di Mille Voci con una canzone che è stata scritta da Roberta Faccani, che è una canzone che ha tirato fuori la mia vena più rocchettara. Non so neanche io dove avevo tutta questa capacità, perché è stata una grande sorpresa anche per me. E quindi la ringrazio moltissimo, perché è vero che ho trovato un'amica e una grandissima autrice. È una bella persona. È una anche. bellissima persona. Quindi se riesco essendo l'ultima canzone che canto in questa puntata, l'ultima di tutta questa edizione, se riesco a concentrarmi senza piangere, vi faccio ascoltare questa canzone. Guarda, sarebbe proprio da fare il primissimo piano sui tuoi occhi. No, ancora però. no, adesso Vabbè, no, magari dopo. Prima cerco di resistere almeno per fare questa canzone. Va E bene? allora, andiamo a questo gran finale con Daphne Barillaro. Sola in una stanza, pesa la distanza e della tua incoerenza non ne posso più. E tu m'hai fatto male, m'hai spaccato il cuore e alle tue parole ci credi solo tu. Ma se mi dici quanto mi piaci, sento sciogliermi e la testa vola via. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che mi ritufferei nel tuo mare di dolcissima follia. E tu non sai che farne delle mie domande, ma costa quel che costa la tua libertà. E vorrei gridare che non sei d'amore, e invece il tuo sapore no, non va più via. Ma se mi dici quanto mi piaci,
Grande Daphne! Ma Grazie! Ma quanta energia, con tutto che siamo alla fine di questa trasmissione, eppure tu c'è ancora tutta questa forza. Grazie. Grazie a te. E proprio grazie. perché siamo arrivati alla fine è il momento dei ringraziamenti. Sì, sì. Innanzitutto abbiamo ringraziato e ringraziamo nuovamente la nostra band. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati con noi in queste 15 puntate di Mille Voci. Ringraziamo I cameraman, i tecnici, i fonici, tecnici, eccetera, i eccetera. fonici, le luci, tutti coloro che si sono prodigati per rendere questa trasmissione così grande, tutta la regia, il nostro patron Gianni Turco! Grazie si alzano Gianni! in piedi! Grazie. Vedi, lo merita. E proprio per quest'ultima puntata il nostro Cesare! Vieni Cesare! Porta da bere? Capito? Ah, si brinda! E vai là! Vieni Cesare, vieni! Mettiti qui accanto a noi, accanto al tavolino, lascialo qui. Vieni, mettiti. Allora, chiamiamo tutti i nostri ospiti, venite, Tutti. venite! Anche chi è fuori, venga! Venite con noi! Dobbiamo... guarda quel signore, oddio! Ma è lui, Gianni Turco! Vieni! Non è solo una voce! Bravo. Grazie Gianni. Cesare! Allora, aspetta. Perché Dicevi? sempre... Ma perché baci solo le donne Ci tu? Non ho sguazza capito. lui. Perché brava, quell'altra bella, quella... A me la carne di porco. No? No, Gigolo, Allora. io la devo dire. Va a dirla tutta, dai. A parte la tecnica, perché insomma si sa, se ognuno fa il proprio lavoro per bene, esce fuori quello che avete visto, un ottimo risultato. Ma insomma la scoperta vera e propria quest'anno è una. Sì. Daphne Marinaro. Confermo! Con la collaborazione, con l'aiuto, Grazie. con la partecipazione di Gabriele Marconi. Ma si sa che Gabriele è veterano, Rai, Monte Carlo, la 7, la 8, la 9, la 10. Finisce mai questo? Ma Alberto Sordi, quando contava 13. Ma perché conta 14? Qua conta quelle che si fanno affari loro. Quindi bravi, grazie. Questa è una edizione che insomma avrà il successo migliore. Che merita, perché Mille Voci è una bella... È una bella trasmissione. Grazie a tutti ricordiamo Morena Rosini che l'anno scorso ha dato anche la sua collaborazione. Mille Voci, ecco, vedi, sta vicino a noi. Ecco che bel trio, Eccoci. Allora, il nostro, adesso bisogna stappare questa bottiglia, adesso è vero, Cesare, ognuno ha il suo lavoro. Fallo fare all'esperto. E mentre il nostro Cesare stappa la bottiglia e noi è arrivata l'ora se embriagamo, salutiamo i telespettatori, ci vediamo alla prossima edizione. E leva il tappo. Ormai avete leva imparato Brunetta, tutti. Brunetta. Attenzione! Sigla! La sigla di Mille Voci! Prendete. Per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te. Mille voci sono
tutti! Grazie! Buon Natale! È troppo bella, se il clima è quello. Ciao a tutti, grazie! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te. Mille voci sono qui per te. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Grazie a tutti, grazie! Ecco il caffè. Ma che fai? E come che faccio? Gianni Turco mi ha detto che per la prossima edizione di Mille Voci devo mettermi al tuo servizio. Credo che Gianni Turco intendesse che la prossima edizione la presenteremo insieme. Insieme? Sì, è una collaborazione, una cosa reciproca. Ah, reciproca? Cioè, sì. io do una mano a te e tu dai una mano a me? Sì. Ah, sì? Una cosa insieme. Allora mamma tu a far caffè, va. Mille Voci, tutt'altra musica.